Sì, ci siamo. Dove sono i pistacchi? Perché mi sa che mi sa che ci sarà bisogno di pistacchi, di cartellini gialli, di cose varie. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, andiamo a cominciare. Via. Signori miei, vi abbraccio, l'ansia ci pervade e ci sta tutta, non è detto che non possa pervaderci, ma speriamo che non pervada i nostri beniamini. Mettiamo subito lo spoiler, no spoiler, banner e timer, tutte le cose belline che servono. Vi invito a salutare i bellissimi e bravissimi e prontissimi moderatori del canale che sono qui a farsi il solito mazzo per tutti noi e lasciare like preventivi che sono bene auguranti, se ve lo ricordate. Ho intravisto delle persone che meritavano cartellini gialli, di BB, pistacchi, ce ne saranno tanti. Ve lo dico prima, cioè nel senso oggi è proprio la giornata in cui vengono tutti i lurcatori, vedrete numeri pezzo alti di views e di visualizzazioni, ma i like scarseggeranno, quindi tocca a voi contrastare i dislike di quelli che verranno perché fanno così voi qua, voi là, non siete buoni, eccetera eccetera. Non ha importanza. È un po' di lag, anche questo non ha importanza. Priorità alla partita, vi voglio bene. Allora, Katy Blow, Max, Ciro, Losco, Luca, Francesco, Falco, Curai, Ecce Homo, Mario delle Vedove, Stream Elements, Nico Palmentieri, Pepsi Pep, Germano Comella, Roberto M, Pachito M, 8008, Paco, Giuseppe Argento, Checco TCM, Andrea Iovine, Giorgio Mele e tutti gli altri. Ragazzi, siete tantissimi, quindi sarà complicato, ma andremo poi in post partita senza dubbio, quindi ci sarà tempo per leggervi uno ad uno. C'è anche Alfredo, Francesco, il recensore, Yoxi, Xander, Eveling, Angela. Non potevate mancare, ragazzi miei, non potevate mancare. Fate i vostri riti scaramantici. Se tipo per esempio il rito era lascio il like, mi vado a vedere la partita, poi torno, rifatelo, fatelo tranquillamente, tanto la live qua sta e qua resterà. Il timer sta là, l'acqua, baby, prepariamoci tutte le cose. C'è pure Gennaro Corvino, grande, sappiatelo. Eccolo Gennaro, Armando Guida, Manu, grande Manu, lo so, amici miei, lo so. Grazie Germano, grazie. Vincenzo, Giuseppe Grande, vedi Forza Verona? È qua subito, ma proprio subito. Tieni! Se sei tifoso del Verona, io me li riprendo. Fai benissimo a dire Forza Verona, anche se abbiamo dei tifosi del Verona qua sul canale che dicono Forza Napoli. Se sei tifoso del Verona, me li tengo. Ma se sei tifoso di un'altra squadra, sei triste. Tieni. Vuol dire che sei triste e devi essere voluto bene. Ci vuole dell'affetto che ti manca nella vita. L'abbiamo fatto diventare famoso anche a lui. Andiamo. Non lo so, potrebbe essere, ma non ha importanza, veramente non ha importanza. Vediamo gente con capelli strani, io mi assento completamente, entro in partita. Risultate tristi, non c'è niente da dire. Isai sorride e io con lui. Lozano, Fabian, ultimo della cosa, bene, cose nuove. Benissimo, la formazione l'avevamo intuita, dobbiamo capire questa storia di Bakayoko, se c'è una, come si dice, un motivo tattico lo vedremo, lo cercheremo di capire.
o se semplicemente Demme non stava tanto in forma e sta meglio lui, questo non lo sapremo mai perché a Gattuso non lo possono intervistare, quindi non lo possiamo sapere. Va benissimo. Chiffi non ci lamentiamo perché Chiffi era al VAR che ha chiamato a quello quando non ci volevano dare il rigore contro la Fiorentina. Oh, ma noi onoriamo il campionato, ci impegniamo con tutti. 0-0 con il Crotone, una partita scandalosa. La Fiorentina, onoriamo il campionato. L'Inter vince 55 partite consecutive, viene meno con la Juventus, rivince alla grande col Tappé 5-1. I capelli, a proposito. Siamo pronti per tutto. Lazovic, Fabian, Rachmani, c'è un minuto di silenzio, credo mi hanno detto una cosa in live di una funivia, una cosa del genere, quindi credo riguardi quello e mi associo. Grazie Tore, sempre per la tua presenza e il tuo supporto. Ansia, tremenda ansia. Sei menda, dici, sei menda, tremenda. Vediamo, dai che l'ansia... pure Gattuso ha fatto un bel... di ansia. L'ansia finisce, si interrompe al fischio d'inizio e poi ricomincia verso la fine della partita, perché durante tu vedi la partita, giochi a pallone, quando giochi a pallone l'ansia si stoppa. Siamo pronti con il timer senza problemi. Vediamo un pochino la partita della vita. Vai Osimhen. Humphreys, ti mando un bacio Renato. Vorrei dire vinca il migliore, ma non lo riesco a dire, sai perché? Che non voglio che venga il meglio questa volta, voglio vincere e basta, anche se il Verona giocasse meglio, e anche questa è sincerità. Ma ti bacio fortissimo, ti bacio veramente forte. Ci siamo. Lunga attesa, mi rendo conto. Anche per voi c'è un'attesa infinita. Ah, perché forse tutte le partite devono cominciare contemporaneamente. Siete ridicoli a questo punto. Tutte le partite, la regolarità del campionato. Siete ridicoli, assolutamente ridicoli. Fate ridere i polli. Andiamo. Ok, lancio lungo, vediamo un pochino. Verona in possesso palla, l'intervento di Rachmani ad evitare un possibile cross. Io lo so che Gattuso vorrebbe entrare in campo a giocarla questa partita, ma non si può fare, devi telecomandarli. Allora è Zaccagni che giostra, inseguito da Manolas, la palla era già uscita. Rivediamo il replay. No, non era uscita, però la tocca Zaccagni dopo l'intervento di Manolas, quindi è giusto il fondo.
Yusai, solito Verona molto aggressivo, come ci aspettavamo. Attenzione, attenzione, c'è fuorigioco, la parata di Meret su Zaccagni, ma c'era fuorigioco. Primo intervento, prima azione pericolosa, Zaccagni in fuorigioco, Verona super aggressivo. Vediamo di non essere fragili mentalmente, ragazzi? Vedi? Palla persa da Lozano. Kalinic, proprio male proprio. Fuorigioco. Ma azione molto pericolosa del Verona che approccia bene la gara. E ora il Napoli deve salire, deve accorciare, deve recuperare palla in fretta. Si dirà approccio timido, si dirà. Si parlerà di braccino. Ancora un fuorigioco di Zaccagni, controllato da Manolas, mentre inquadrano Pazziatatà, Juric, da me rinominato Vincenzo Salembe. Fabian Ruiz, il lancio verso Osimhen che controlla il pallone, viene poi fermato nel cerchio di centrocampo. Ancora però va a recuperare il pallone, no, il contrasto era sulla palla. Rivediamo, Ceccherini grida dal dolore, rivediamo l'intervento, Osimhen non protesta, evidentemente il fallo c'è. Ma proprio niente, signori miei, proprio un contrasto sul pallone, proprio niente. Cominciamo. Fai bene a non protestare, Osimhen, fai bene. Fai bene a non protestare, Osimhen. Fai bene perché già lo sai. Contrasto sul pallone, poi dopo se vogliamo ricordarci i contrasti sul pallone abbiamo tanti esempi. Ancora Verona in possesso palla con questo canarino dal numero 21 che non conosco, il capello proprio del pappagallo canterino. Insegue il pallone Zielinski, sviluppa bene il Verona ora con Lazovic che cede a Zaccagni. Cominciato bene il Verona, cominciato bene. Ora buttano il pallone in fallo laterale e Fabian scambia con Di Lorenzo che alza la testa, cerca e trova Osimhen che la gira di testa verso Zielinski, ma il pallone è impreciso. Sono solo 4 minuti, fasi di studio. Ma ancora un fuorigioco, quindi il Napoli, nonostante un inizio che si potrà dire timido, sta alzando molto bene la linea dei difensori e sta mettendo in fuorigioco gli attaccanti del Verona, che provano questo lancio lungo. Quindi ecco, mi spiego anche l'utilizzo di Bakayoko, che può essere importante come lo è stato con Vlahovic nella partita con la Fiorentina per i duelli aerei, perché il Verona è una squadra con Kalinic ma è un'altra squadra con Lasagna, ovviamente. Calcio di punizione per il Napoli, sulla palla ci va Zielinski. Vediamo se ci sarà uno schema. Resta largo Lozano, resta al limite dell'area Fabian che ora si muove in avanti. Il cross di Zielinski, va Bakayoko ma non interviene. La palla viene inseguita da Insigne che la recupera e la lascia lì. Riparte il Verona ma lanciano nella zona di nessuno, recupera palla Yusai. Ora è Fabian che alza la testa, serve Insigne. Difficile controllo, Insigne lo centra. Bakayoko, Yusai, ancora si fa vedere Fabian, Yusai gli cede il pallone e ora cerca Zielinski, scambio Fabian Zielinski Insigne, brutta scivolata
su Insigne, ora c'è la verticalizzazione di Bakayoko su Lozano, Di Lorenzo ancora Lozano, a 3 avversari intorno Lozano riesce a scaricare su Bakayoko, brutta palla per Zielinski, bravo Osimhen nel primo pressing, non è fallo, chi fiera lì, Insigne, Zielinski, bravissimo Osimhen in questo frangente, va Insigne, punta l'avversario, converge, palla per Zielinski, palla di ritorno per Insigne, troppo corta. Napoli sta provando a prendere le misure, è bravo Jussai e c'è fallo laterale per il Napoli. Insigne ancora per Fabian, tutto spostato a sinistra, serve Manolas che allarga per Di Lorenzo, Di Lorenzo davanti a sé Lozano ma torna da Bakayoko, solito pressing alto del Verona che stanno asfissiando le fonti di gioco del Napoli, lancio lungo, Lozano la tocca e Osimhen con generosità va a pressare Lazovic, purtroppo il contrasto favorisce quello del Verona perché il pallone finisce in fallo di fondo. Osimhen con generosità era andato a inseguire questo pallone che era oramai praticamente preda del difensore del Verona. Bene Osimhen, mi sembra in palla in partita. Palla recuperata ora Fabian, il lancio è impreciso con il destro verso Osimhen che ringrazia ugualmente. Non dobbiamo essere frettolosi. Ma le seconde palle possono essere un'arma, perché se lanci in continuo l'avversario può sbagliare qualcosa. Vediamo ora questo scambio. Avanza Di Marco davanti a sé a Fabian, il lancio verso Zaccagni è fuori misura e il Napoli ritorna in possesso di palla. Avete lasciato un like perché secondo me senza i vostri like questa partita non decolla, io ve lo dico. Il tacchino sta qua, la penna speciale sta qua, Rita sta là, Gio Pellecchie pure sta qua, il bambino è il bambino e voi non lasciate i like. Vabbè, che dobbiamo fare? Di Lorenzo per Zielinski, Zielinski cerca un difficile passaggio per Lozano, l'intervento di Di Marco è costretto il portiere a rilanciare lungo verso Di Lorenzo che interviene di testa, ancora un batti e ribatti, interviene Fabian che fa buona guardia in recupero. Sono molti i palloni che Fabian recupera oltre quelli che gioca. Credo che a livello statistico Fabian abbia numeri molto alti sul recupero palla. Di Lorenzo, lungolinea per Lozano che viene anticipato netto da Di Marco, si frappone Fabian, colpo di testa di Bakayoko, ora è Zielinski, Lazovic ancora in possesso palla, attenzione al cross che viene ora tentato da Zaccagni ma c'è ancora fuori gioco, il Napoli fa buona guardia, il Verona attacca molto. Questo a ricordare a quelli che ma guarda, ma che Verona da niente. No, non è così. Ci sono squadre che si impegnano sempre contro di noi e altre che invece no. La verità dei fatti è che se noi dobbiamo conquistarci qualcosa ce la dobbiamo conquistare sempre sul campo, sempre lottando contro tutto, contro tutti e non c'è problema a dirlo. È anche più bello, se vogliamo, poi esultare e gioire per certe vittorie così. Però ci fanno vedere la classifica e vuol dire che la Juventus già ha segnato. Io non voglio seguirla la classifica, non voglio sapere gli altri risultati, ma a quanto pare ci hanno fatto vedere la Juventus già terza in classifica, vuol dire che già hanno segnato.
Dire un po', se io no spoiler, ce lo fa vedere direttamente. Vabbè. Questo poi per l'ansia, no? Io non vorrei che i miei capelli sono al sicuro anche quest'oggi, ma vabbè. Intervento di Lozano, cerca il colpo di testa, c'è il fallo. 10 minuti, sembra che stiamo giocando già da mezz'ora. È una roba insostenibile. Ciao. Lozano cerca l'arrivo di Insigne che tira al volo altissimo. Almeno abbiamo tirato in porta. Insigne in zona centrale, aveva fatto un movimento interessante su assist di Lozano. Il tiro del capitano è altissimo. Inquadrato Edo con la sua mascherina muffita. Colpo di testa sfiorato da Bakayoko, ed ecco che capiamo perché loro lanciano, quindi ecco il perché. Fabian ora per Di Lorenzo in posizione più centrale, avanza il terzino della nazionale italiana, serve Lozano che punta il suo avversario, il cross è buono per Osimhen, viene anticipato dal suo avversario, ma è calcio d'angolo. Gunther è il pappagallo, vediamo un pochino, a me sembra che l'abbia presa lui. Vabbè, la classica palla in mezzo. Chi l'ha presa prima, chi l'ha presa dopo non lo sapremo mai. E ancora un rilancio da parte di questo portierino che sembra molto giovane. E Bakayoko subisce fallo e adesso capite e capiamo tutti il perché di Bakayoko a centrocampo. Fabian per Yusai, si muove Bakayoko, riceve. Bakayoko scarica per Insigne, triplicano le marcature. Cambia gioco Insigne verso Di Lorenzo, dobbiamo fare così, dobbiamo fare molti cambi di gioco per farli correre a vuoto perché non possono, questa è la partita proprio della pazienza, non potranno triplicare per 90 minuti, quindi noi possiamo anche avere pazienza, far girare il pallone. Adesso c'è un errore di Lorenzo, non chiama un fallo di mano di Zaccagni l'arbitro, Di Lorenzo lo chiamava a gran voce, ora è Lazovic, calcio d'angolo per il Verona, attenzione, e vi ripeto, potrebbe essere la partita della pazienza, farli sfiancare, farci inseguire, non era fallo di mano di Lorenzo, c'era petto netto di Zaccagni, inquadrano Kalinic, calcio d'angolo per il Verona. Mette fuori Rachmani che subisce anche fallo, prova ad avanzare Insigne, accenna al pressing Yusai e la palla torna al portiere del Verona. Che rilancia lungo, Insigne, Yusai riesce a intervenire di testa, ma pallone che finisce in fallo laterale. C'è da soffrire. Giostra il Verona in difesa, ancora un lancio lungo a cercare Kalinic, inseguito da Rachmani, non è fuori gioco stavolta, c'è un fallo di Elsid Yusai. Ci sta.
calcio di punizione per il Verona. Ragazzi, ma voi i like non li lasciate, vabbè. Non fa niente. Calcio di punizione dalla destra, il cross viene allontanato da Osimhen, ma c'è fallo in attacco. Di Lorenzo riceve palla. Stagione infinita per il terzino del Napoli. Mai sostituito, salta un paio di partite per squalifica e basta. Lancio lungo verso Osimhen, Gunther. Il colpo di testa viene recuperato da Lozano che scarica per Fabian, si muove Fabian ma perde palla, c'è un fallo su Fabian, così e così, stava cincischiando con il pallone, il fallo c'è di Zaccagni che gli tocca la caviglia e c'era anche il fallo di Gunther su Osimhen, ma non fa niente. Yusai per Insigne. Ancora Yusai, serve Zielinski che viene contrato dal suo avversario che rilancia in avanti, pallone recuperato ancora da Insigne. Yusai, Insigne punta il suo avversario, lo supera netto, il cross di Insigne fintato viene ora recuperato da Fabian Ruiz, ora è Manolas che cede a Di Lorenzo. Di Lorenzo per Fabian, gira il pallone verso Rachmani, ora è Bakayoko che si gira e scarica su Yusai. Solito pressing alto del Verona, il Napoli ha difficoltà a far girare il pallone, c'è un uomo fisso su Fabian che adesso riesce a servire Zielinski che viene messo a terra, fallo da dietro. Ragazzi, che io vi ho detto, qual è la squadra più fallosa del campionato? Il Verona. Qual è la squadra meno fallosa del campionato? Il Napoli. Il Verona è forse la terza o quarta squadra in Europa di quelle più fallose. Ti fanno giocare male, seguono a tutto campo a uomo e se non riescono ad anticiparti ti buttano a terra. Questa è la chiave tattica del Verona. Juric, grande Juric, sì, grande Juric, ma è completamente diverso dal concetto di calcio che abbiamo noi. Chiamato un fallo ad Osimhen assurdo. Insigne si sta innervosendo. Insigne si sta innervosendo. Insigne si sta innervosendo. Che questo non è mai fallo questo di Osimhen, mai. Insigne si comincia a innervosire. Cartellino giallo per Lozano. Cominciamo. Ci sta questo cartellino giallo. In ritardo non trova il pallone. Non innervosiamoci. Io lo dico. Cerchiamo di non innervosirci. Grandi proteste di Juric. Che cosa volevi più del cartellino giallo? Volevi l'espulsione? Chiffi cerca di calmarlo, ma la partita si è già innervosita perché il Verona è molto falloso. Colpo di testa di Manolas. Ancora un colpo di testa di Bakayoko, pallone recuperato da Zielinski, la mette a terra Insigne che cambia tutto molto bene per Di Lorenzo e fa respirare un po' la manovra. Ancora Lozano,
scambio con Fabian, ci pressano altissimi, non c'è proprio spazio, non c'è proprio spazio. Dobbiamo avere una pazienza di Giobbe. Proprio a uomo su Fabian. Il pallone finisce in fallo laterale su questo tocco di prima di Zielinski. C'è proprio spazio. Pallone recuperato ora da Fabian, lancio di esterno che finisce in fallo laterale. Pallone recuperato da Di Lorenzo, Manolas, ancora Di Lorenzo, Pestone. È la squadra più fallosa del mondo. Mario Ottaviano, ti abbraccio. Ragazzi, io guardo poco, lo sapete, lo schermo perché sto concentrato sulla partita. Grazie Mario. Grazie a te e a tutti i tuoi colleghi, se siete tutti collegati. Un abbraccio grande. Attenzione, Yusai anticipato. Buono l'intervento in diagonale di Manolas, che però riconsegna il pallone a Kalinic. Ancora il Verona, intervento di Fabian molto bene al limite dell'area, e ora serve bene Insigne. Dai ragazzo, distenditi. Insigne di fronte a un avversario, lo punta, entra in area, il tiro di Insigne contrato in scivolata. Insigne si mantiene anche il piede, c'è stato un intervento palla piede. Andiamo a rivedere sul tiro di Insigne. Tira il pallone e nel contrasto pallone in calcio d'angolo. Dalla bandierina va Lorenzo con Fabian Ruiz. Partita tostissima. Insigne la tocca per Fabian, ancora per Insigne il cross molto alto, troppo largo per tutti. Lollino, calmati. Con Lollino, calmati, ti vedo molto teso. Ti vedo teso. Noi non possiamo permetterci il lusso di guardare gli altri campi, dobbiamo solo vincere questa partita qua. Dagli altri campi non possono venire buone notizie, non esistono. Perché anche se l'Atalanta dovesse battere il Milan, con il Milan siamo in svantaggio. Sulla Juve non abbiamo nessun dubbio. Sbaglia Di Lorenzo, consegna il pallone a Lazovic. Ora è Zaccagni che punta ma non supera Fabian. Buona partita di Fabian in questo momento, forse il migliore dei nostri. Ancora un errore di Zielinski. Imprecisi nei passaggi, troppa fretta, troppa frenesia. Il migliore dei nostri in questo momento è Fabian Ruiz. Avanza Gunther, accenna al pressing Osimhen. Gunther a piccolo trotto torna indietro e c'è ancora un lancio verso Kalinic, lancio preda di Meret. Elsid Yusai cede il pallone a Bakayoko che la ridà al terzino albanese,
che è costretto a fermarsi ancora Bakayoko, pallone che torna a Manolas. Di Lorenzo, ancora un errore su Lazovic, gli regala il pallone, serve Zaccagni, avanza Zaccagni, il cross, intervento di Meret, buona la parata sul primo palo sul cross di Zaccagni, secondo errore consecutivo di Lorenzo, fallo su Fabian, si prosegue per il vantaggio Bakayoko per Osimhen. Yusai, Insigne. Insigne non riesce a far passare il suo passaggio tra una selva di gambe, ancora Yusai. Cede palla indietro a Bakayoko. Rachmani. Manolas. Tosta, è tosta. Di Lorenzo che ha perso fiducia, non verticalizza più. La dà Manolas che ora trova un filtrante per Yusai, il passaggio profondo per Osimhen che viene anticipato, riparte il Verona. Bessa riesce a servire un compagno, avanza ancora il Verona a pieno organico ora con Lazovic. Di Marco cerca la triangolazione con Lazovic, pallone che è possesso di Zaccagni, torna da Gunther, ora fa scambiare bene la palla il Verona, il profondità per Kalinic seguito da Rachmani, torna da Zaccagni, punta di Lorenzo, il cross, Meret che viene anche toccato da Faraoni, ma la palla giunge a Insigne. C'è un possibile contropiede per il Napoli, non si capiscono Osimhen e Insigne. Osimhen lo manda praticamente anche a cagare, il nervosismo sale. Non è che manda a cagare Insigne, sono quei gesti di stizza magari, capito, in generale, anche con se stesso, ecco. Bessa avanza palla al piede, cambia tutto verso Lazovic che è praticamente solo, arriva Lozano, pallone per Zaccagni, contratto da Fabian e il tiro dalla distanza centrale da parte del numero 5. Ce lo scriviamo, è un tiro in porta. Lozano per Fabian, Bakayoko, Insigne. Alza la testa il capitano, cerca e trova Lozano tra le linee, Lozano cerca un po' di spazio, viene fermato, ancora Fabian, avanza, il cross arriva in ritardo, c'è un rimpallone. Sarà calcio d'angolo? Per il Napoli. Fabian migliore in campo, ricordiamolo. Di Lorenzo è distrutto, proprio non ce la fa più. Il cross di Insigne è basso, colpo di testa mancato da Rachmani, libera ora il Verona, recupera il pallone Zielinski, il pallone poi viene toccato da Insigne e sarà fallo di fondo. Mamma mia. Però io ve l'avevo detto, calma, nel senso il primo tempo può anche andare così, ricordiamo quello che è successo nella Liga. Nel frattempo, a quanto capisco dalla classifica che continuano a proporci, credo che l'Atalanta abbia segnato, perché
vedo l'Atalanta sopravanzare sulla Juventus con il Milan a 77 punti come noi. Allora no, forse il Bologna che ha pareggiato, non lo so, non mi interessa, non lo voglio sapere, perché se il Milan è a 77 come noi stanno 0-0, non lo voglio sapere, lo capite che non lo voglio sapere, non mi interessa, perché mi fanno vedere la classifica, non la voglio vedere. Ancora un fallo a palla lontana su Fabian da parte di Ilic, il numero 14 viene ammonito, fallo da dietro in ritardo. Quando siamo al 31esimo e 37 secondi serve calma di Giobbe. Non si possono vincere tutte le partite 6-0. Fallo laterale per il Verona. Lazovic viene fermato in scivolata con ottima scelta di tempo da Manolas. Ora il lancio di Insigne a cercare Lozano, il pallone è preciso per il messicano che ha un avversario davanti a sé, lo punta, va fino in fondo, Lozano, il cross, arriva ad Osimhen, scarica per Zielinski, il tiro contrato, arriva di nuovo a Lozano, ancora dietro per Insigne, attenzione, non cade Insigne, mamma mia! Aveva trovato anche uno scambettino, Insigne non cade, il tiro a giro di sinistro, lambisce il palo. Bravo Lorenzo. Rivediamo il dribbling secco. Non cade Insigne perché stava pensando al tiro, non viene toccato. Bravo Insigne. Azione molto pericolosa del Napoli questa. Questo potrebbe essere un momento importante dove ci siamo sbloccati mentalmente. Azione molto molto pericolosa, colpo di testa di Bakayoko, recupera palla a Manolas. E ora avanziamo con il passaggio di Di Lorenzo per Zielinski, controllo orientato, stop, si gira, fa fuori il suo avversario e serve Insigne. Dai ragazzi! Ancora Zielinski. Cerca e trova Lozano, circondato da avversari, il pallone per Di Lorenzo, troppo lungo, dosa ragazzo, dosala. Che peccato. Buona la sovrapposizione di Di Lorenzo per questa idea di Lozano che era circondato da 5 avversari. Se la palla fosse stata dosata un attimino meglio, Di Lorenzo avrebbe potuto di prima metterla al centro con Osimhen pronto a ribadire in rete. Ancora un lancio lungo e ancora un colpo di testa di Bakayoko. Recupero di palla di Bakayoko. Benissimo Baka. La scelta di Gattuso ancora una volta è sensata, è logica e paga per ora a centrocampo. Ancora De Marco, l'inserimento, il tiro di punta di Di Marco al lato. Qui aveva sbagliato Bakayoko il rilancio. È la solita triangolazione, questa è la classica azione del Verona che ci fregò anche all'andata. Recupero di palla del difensore, triangolazione dove noi non seguiamo bene. Avanza ora Manolas, supera Zaccagni, il passaggio di Manolas viene anticipato Osimhen e bravo Rachmani a fare buona guardia. Ancora Zielinski per Lozano,
Alza la testa il messicano, 2 avversari contro di sé. Smettila di buttarti a terra. Lazovic fermato da Bakayoko, recupera il pallone Lazovic, ancora si distende il Verona, Bessa lo ferma Insigne. Giussai prova a lanciare Fabian, pallone difficile che Fabian riesce solo a toccare ma viene recuperato palla dal Verona, ancora Rachmani, buttano a terra Bakayoko. Bessa gli tira la maglia da dietro, ferma un'azione potenziale del Napoli. I falli del Verona. Bakayoko ora per Lozano, continua a perdere grip col terreno Lozano. Fair play tra Di Marco e Gattuso. Fallo laterale per il Verona. Ancora un filtrante fermato da Di Lorenzo, ora è Bakayoko, controlla il pallone e avanza, il lancio di sinistro è strano per Osimhen che viene anticipato da Gunther, non lo stanno servendo bene. Ora è Lozano che recupera palla, fallo su di lui e ammonizione logica su Davidovic, l'ammonizione logica perché Lozano se ne stava andando di nuovo. Lo abbracciano, gli abbracci non sono consentiti, sappiatelo. Baby. C'è qualcosa su Osimhen che è a terra e si tocca la caviglia. Si rialza, credo. Ora è Lozano che cerca di avanzare. Ora in fase centrale Lozano ne scarta un paio, lascia il pallone ad Insigne che cerca di nuovo Lozano, il colpo di petto. Il dribbling, ma non è reattivo Insigne a recuperare quel pallone. L'azione sfuma, ora c'è Osimhen alla ricerca della palla, commette fallo il nigeriano. C'è un uomo a terra. È Davidovic, non so, entrerà il suo sostituto. Juric bevo anch'io. Entra Udogi. Take your time, huh? Take your time. Do not rush anything.
Lancio di Di Marco verso Zaccagni, anticipato da Di Lorenzo. Bakayoko per Yusai, alza la testa l'albanese, pensa al lancio ma scarica per Insigne, ancora una marcatura uomo per Insigne, cambia tutto verso Di Lorenzo ma il passaggio è impreciso. Recupera palla ancora Lazovic e bravo Fabian Ruiz ad intercettare il passaggio di Lazovic, fa partire il contropiede Fabian, il pallone per Lozano, entra in area Lozano, cerca un po' di spazio, il tiro sul primo palo leggermente alto, ancora bravo Fabian Ruiz ad intercettare e a far ripartire il Napoli. Lozano ha cercato lo spazio, il tiro violento sul primo palo è leggermente alto e questa occasione sfuma. Qualcosina la stiamo creando, ma è dura. Ancora un colpo di testa di Bakayoko, fallo laterale per il Verona. Di Marco per il nuovo entrato, fa girare il pallone ora su Gunther, attaccato il nuovo entrato da Bakayoko, non riesce a strappargli il pallone, l'idea era buona, ancora fatto fuori Di Lorenzo da una triangolazione, avanza Di Marco, si frappone, attenzione Kalinic, il colpo di tacco mamma mia, stava per avere lo spazio Kalinic per fare una cosa incredibile. Controllato da Rachmani riesce a stoppare il colpo di tacco e poi si immola, è bravo Rachmani, 2 volte su Kalinic che poi fa fallo su Di Lorenzo, bravo Ramani, male Di Lorenzo finora. E non abbiamo grandi scelte perché gli vuoi mettere di Mario Rui di là e spostare Yusai e poi non hai più difensori. Koulibaly a stento ha recuperato, non so se Maksimovic, insomma, non si sono allenati così. Lancio di Lozano per Zielinski, chiamato un fuorigioco. Sul polacco, se c'era era millimetrico. Continuano a farci vedere classifiche, vabbè, una roba. Non la guardo, non la voglio guardare. Dovrebbe essere il Milan in vantaggio, ma non la voglio guardare. Recupero palla di Bakayoko, perde palla Insigne. Ancora Bakayoko, lotta a centrocampo, ne esce fuori Zaccagni, ma Insigne recupera il pallone bene. Rilancia per Fabian Ruiz. Ancora Fabian, cerca spazio, viene fermato con un fallo. Chiede anche un cartellino giallo, l'arbitro non è d'accordo, pallone che arriva a Yusai, si ricomincia da Manolas quando siamo oramai al 45esimo, fermo il timer al 45esimo e andiamo a vedere questi 2 minuti di recupero. Di Marco, Lazovic, Ilic, Gunther. Osimhen pressing sul portiere, il rilancio lungo. Rachmani svetta di testa, recupera palla Fabian Ruiz. Abbiamo ancora un minutino di recupero per impostare un'azione d'attacco. Di Lorenzo ha un po' di spazio davanti a sé,
c'è poco movimento senza palle, bravo Lozano, il cross di Lozano, alto per Osimhen, viene ribattuto di testa e ora Lazovic che completa il disimpegno, Zaccagni, ancora Ilic, Zaccagni. Recupera Di Lorenzo, ma lascia tantissimo spazio a Zaccagni che serve ancora Ilic e bravo Rrahmani a chiudere su Kalinic, ancora un'azione pericolosa per il Verona. Di Lorenzo non c'è proprio, cioè proprio se ne aiuta, l'ha accompagnato e poi l'ha lasciato andare, bravo Rrahmani, attento su Kalinic. Calcio d'angolo per il Verona quando mancano 20 secondi allo scadere. Due corner a testa, parte di Marco, il cross, colpo di testa di Bakayoko a liberare, ancora Ilic, il tiro, c'è un'altra deviazione, farà fallo di fondo. Finisce il primo tempo. Veniamo a leggere un po' di messaggi, ragazzi, è dura? È durissima? Allora, vediamo un pochino. Rrahmani nel primo tempo un muro. Gli interisti sono tutti con voi stasera, forza ragazzi, grazie amici, ma è veramente una partita tosta. Demme non può giocare, certo che può giocare, ma stai vedendo che di testa Rrahmani, Bakayoko è fondamentale e Fabian è il migliore in campo? Certo che vorrei vedere Demme, ma ti rendi conto di quello che sta succedendo? 3-0 Juve nel mentre noi siamo vergognosi, ci stiamo cacando sotto. Primo tempo vergognoso, sono veramente preoccupato. È una finale un po' di grinta, grazie Luxor, mi sembra di vedere un horror. Dai Napoli, prendi i pistacchi. No, sono pronti amico mio, tutti quelli che ci stanno, gli diamo i pistacchi, nemmeno il Bologna c'è. Kamarosk. Il Bologna che sta facendo proprio la stessa partita del Verona. Non ci siamo con la testa, serve una scossa, poco precisi. Centrocampo e Lozano assente. No, Mariele nel centrocampo non è affatto assente. Fabian è il migliore in campo. E Bakayoko sta mettendo tante pezze. Assolutamente no. Non la sto vedendo così. So che sei teso, però adesso negli spogliatoi prende schiaffoni tutti, uscite e speriamo. Di Lorenzo che ha passato? Di Lorenzo è completamente finito, non ne ha più. Accarezzo i tre. Poverini, quindi lui non c'entra, quello dice che non è tifoso. La pavonessa là. Vediamo, noi le facciamo tutte. Da romanista meritate di arrivare in Champions, dai Napoli, grazie Luca. Guagliù ho paura. Di Lorenzo alla testa nel pallone, lì davanti dobbiamo inventare qualcosa. Di Lorenzo sta da solo, Lozano non torna, infatti è proprio la catena che sta funzionando maluccio. Stiamo passeggiando per i prati in fiore. È colpa nostra se non ci qualifichiamo, non puoi pareggiare con il Cagliari del Verona in casa, poi speriamo nel secondo tempo, basta 1-0. Ragazzi, dobbiamo sperarci, ma stiamo giocando non da Napoli, peccato, dovrebbe essere una finale. Io tenterei Mertens, che dici? Ma sicuramente Mertens è una di quelle cose che, perché anche Zielinski sta venendo a mancare onestamente. Il silenzio di Gattuso mi preoccupa, devi vincere. Nightbot, manca Osimhen, marcato a uomo, non riesce a incidere dentro Mertens e Politano al posto di Lozano. Perché Gattuso non urla? Accarezza N10 che ci guarda, sì. Le facciamo tutte, ragazzi. Le facciamo tutte. Troppo contratti. Meglio togliere Lozano e mettere Politano, poi Mertens. Dai, da un tifoso del Toro. Ciao Michele, benvenuto. Iscriviti al canale.
Ma siamo in 519, niente di meno. E allora lasciate un like. Cosa state aspettando? Se siete tifosi del Napoli, lasciate un like. Se siete tifosi delle altre squadre e siete venuti solo a lurcare, avete una vita triste, lasciate un like lo stesso. Vestiti e scendi in campo. Gattuso alla Raucedine, stiamo inguaiati, tentar non nuoce, stanno facendo... Ah, ma siamo così sì, così ovviamente sì. Fragili mentalmente, io sapevo che faceva questa cosa, ovviamente. Ciao Pietro, ti saluto. Delle 3 contendenti per il posto Champions, siamo quella che meriterebbe di più per quanto fatto negli ultimi mesi, sarebbe un'ingiustizia pazzesca, però possiamo lamentarci solo di noi stessi. Rainulfo. Ma sei nuovo, amico mio, iscriviti al canale. Non ricordo questo nome, mi viene da piangere. Non mollare, non mollare. Ragazzi, vi devo ricordare la Liga di ieri. I gol sono arrivati nel secondo tempo, sia quelli del Real sia quelli dell'Atletico Madrid, che era in bilico fino alla fine. Dai, Gattuso deve caricare negli spogliatoi. Io vedo un Osimhen che si muove poco verso gli esterni, al contrario di come faceva nelle partite precedenti. Sarà una direttiva? Vuole fargli risparmiare le forze? Non lo so, questo ovviamente non lo potremo sapere mai. Certo è che il Verona sta giocando al morte, nel senso che pressing molto alto da parte del Verona, è difficile far girare bene il pallone e abbiamo avuto un po' anche di frenesia, qualche passaggio di troppo sbagliato. Stiamo vedendo un po' tutto questo. Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Il Mortoi, vogliamo fare il teatrino, Luca? La partita è dura. La partita è dura. Siamo forti, ottimisti e cazzuti senza lagne. È tutto scritto a tavolino, facciamoci una ragione, il Napoli ce la può fare. Primo tempo vergognoso, senza carattere. Voglio il gol di Rachmani, fuori Lozano. Verona perde molto tempo, ma non c'era dubbio, Manu, non c'era dubbio. Partita stregata, così sembra per ora, però non è che ci stiamo provando tantissimo, eh? Poca roba, stiamo facendo poca roba. Concentrati e la vinceremo. Io vedo un Napoli che non sta lucido né in condizione. È studiato a tavolino, per quello Gattuso non urla, mamma mia. Lasciamo perdere. Elisa, forza ragazzi, non dateci questa delusione. Siamo padroni del nostro destino, non pensiamo agli altri. Un primo tempo inguardabile. Napoli irriconoscibile, senza Demme, il centrocampo catastrofe. Ragazzi, non sono affatto d'accordo su questo. Lo sapete quanto amo Demme, lo sapete. Fabian è il migliore in campo e Bakayoko sta mettendo delle pezze a centrocampo con la sua fisicità che non so con Demme se saremo capaci di fare, perché alzano la palla questi, alzano e vengono sulla seconda palla. Poi magari entra Demme, ci pigliamo di più il pallone, abbiamo un doppio play e possiamo far meglio. Questo non lo discuto. Io sono d'accordo su questo. La squadra più fallosa come previsto, Aniello, assolutamente. Forse sarebbe il caso di far entrare Politano, credo anche io, perché Lozano un paio di occasioni l'ha avute, però molto spesso da centrato non ha avuto la possibilità. È tosta. Lo so, Darius, lo so. Troppa ansia hanno. Gattuso, dagli le botte a sti qua, mentre Martin Humphreys, l'attacco è in difficoltà. Zielinski sottotono, dai ragazzi, dovete andare in Champions, ve lo meritate più di tutti, forza, grinta. Ora se trovatemi un altro canale dove un tifoso veramente ultra del Verona riesce a essere così sportivo oltre il possibile, trovatemi un canale così e io chapeau Martin, grazie mille. Mattia, in questo momento così sembra che si sono fatti un po' cacca addosso. Marietto, benvenuto tra noi, il tifoso del Napoli questa vita fa. Ettore ci crede. Zielinski già in ferie. Insigne dovrebbe essere quello che trasmette calma e fiducia, è il più nervoso, questo è vero.
Voglio essere ancora fiducioso, ho solo paura che col passare del tempo si nervosisca sempre di più. Forza, forza, andiamo in Champions. Sto con un mio parente juventino prima della partita, ce ne siamo dette di tutti i colori e come sto in ansia. Sostanzialmente è partita che avevamo previsto? Sì, assolutamente sì. Forza ragazzi da parte di Nino Bailo, grazie amico mio. Grazie sempre per il tuo supporto. Insinna, come hai tante volte detto che il Verona giochi alla morte è sacrosanto e siamo noi a dover voler di più la vittoria. Il problema è che forse non tutte le altre squadre fanno come Fiorentina e Verona, questo senza dubbio amico mio, ma non è questione di volerlo, il volere non basta, devi giocare meglio, devi ingarrare i passaggi, devi superare l'uomo, a volte devi prenderti delle responsabilità, non è facile. Stiamo subendo il pressing? Assolutamente sì. Facce tese? Assolutamente sì. Entrambe cose vere. Mezza Italia tifa per noi. Insigne sente la partita, tenga l'ansia. Ragazzi, quest'ansia che voi avete come tifosi giustificata è probabilmente la stessa che sta bloccando le gambe ai giocatori. Il Bologna si è scansato alla grandissima. Ho paura di rivedere gli incubi del Granata che nel secondo tempo abbiamo giocato 15 minuti effettivi, che poi divennero 15 con il Granata. Allora, al primo gol Gattuso metti Demme, ci vuole Gazzimma, Vale in attacco, stiamo sbracciando troppo al posto che mettersi a correre troppe facce appese. Sì. Buonasera a tutti, altro che biscotto, a me sembra proprio la torta nunziale, come se sanno di 9 vinci, mi sembra il remake di Fiorentina-Napoli, vedo troppe ombre. Secondo tempo il nostro, devono fare subito il gol, una finale da favola per i All or Nothing. Lasciamo perdere, Infinity, veramente lasciamo perdere, è proprio scritto. Otis, ho visto anche Otis, il mister che non urla mi lascia perplessa. Otis, ce la fate a fare un gol o no? Sto aspettando solo quello, vedi Otis, grande. Noi non ci stiamo provocando, sai, a dire ce l'abbiamo messo tutta partita stregata. Non vedo questo mettercela, cioè ce la mettono tutta, ma il Verona sta facendo il partitone, ragazzi. Devo dire la verità, merito all'avversario. Il Verona sta facendo il partitone, ti chiudono tutto e non trovi tanto spazio. Non è facile. Amazon Prime. Da Juventino è tutto già scritto. Auguri Napoli. Che sia tutto già scritto lo sappiamo, amico mio. TVB, auguri. Fate gol e Valerio si tinge i capelli di azzurro. Lo sai che ho chiesto alla mia barbiera? Ho detto, ma se me li voglio fare azzurri, cosa impossibile così? Perché li devi prima decolorare perché sennò non prende bene, poi saranno un pochino dry, un pochino secchi. Ma comunque, TVB. Dovranno, questo è la mia speranza, che non possono fare 90 minuti così, anche se è l'ultima partita della stagione. Rigore per il Milan non lo sapevo. Luca, non ci interessa proprio il Milan, io non la posso mai seguire. Ci vuole una scintilla. Quanto è merito del Verona e demerito del Napoli? È la solita bellissima domanda, Davide. 50 e 50 per me. Il Verona sta facendo la partita che mi aspettavo. Il Napoli mi sembra un po' sulle gambe, devo dire la verità. Quello su Zielinski, Glauco, quello su Zielinski non mi sembrava neanche a me fuori gioco, molto veloce il replay. Di Lorenzo, sì, mi sta venendo meno Di Lorenzo, onestamente. Maluccio Di Lorenzo, Maluccio Insigne, Maluccio Zielinski, Osimhen e Lozano. Stanno venendo meno un po' tutti in attacco, io salvo veramente solo Fabian in questa partita finora. Rachmani, bene. C'è ancora un tempo, sono fiducioso, le occasioni create le abbiamo avute, Insigne, Lozano, Zero, però bisogna fare di più. Risultati curiosi sugli altri campi. All or nothing, Forza Milan. Fede, forza, va bene, figurati. Dai, Forza Napoli che potete farcela, lo dico da interista. Grazie Alex. Cane Pazzo dice che è tutto già scritto.
Gattuso sta urlando, questo è buono, dai Lore, vediamo un pochino. Energia positiva, dai ragazzi. Io passo al banner, e io vedo proprio la maschera di Insigne, proprio nervosissimo, ma purtroppo queste... Che poi si faccia sempre il discorso delle motivazioni. Le motivazioni sono anche uguali a pressioni. Il Napoli ha più motivazioni, quindi deve vincere per forza. Il Verona non ha pressioni e quindi gioca tranquillo. È sempre l'una e vale sempre anche l'altra. Fabian, pacca sulla spalla a Manolas che era già sulle ginocchia. Buon segno. Siamo pronti con il timer, vediamo se riusciamo a fare questo miracoluccio. È una rincorsa lunghissima che abbiamo fatto, la paghi. Inquadrato Mertens, inquadrato sullo sfondo anche Bobotta. Siamo pronti a far ripartire il timer. Forza Napoli sempre, dai! Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. Un po' più di movimento senza palla. Dai! Ora una perso un sacco di partiti. Dai Chiffi, fischia. Vedo facce tesissime. Dai Mertens e Politano. Ancora si deve aspettare che dobbiamo giocare insieme a quelle altre. Scusate tanto. Certo, non sia mai, una finisce poco prima. Che ridicolaggine, mamma mia. Che ridicolaggine. Con Mertens si scaldano anche Petagnone, Elmas, Mario Rui. Lo sguardo freddo di Zielinski. Ma aspetta, non sia mai. Giussai, non sia mai. Dai Lozano, dai, che l'occasione l'hai avuta. Palleggiano per perdere un po' di tempo, per aspettare gli altri campi. Non ci facete ridere. Non ci fate ridere. Quanta ridicolaggine. Quanta ridicolaggine. Niente, non si può partire. Stanno finendo le interviste per Amazon Prime Ma è così, voi non mi volete credere. Tra un anno vedremo il documentario, lo vedremo tutti insieme e vedrete l'ultima partita, le telecamere fino alla fine, la Jane Pirlo che invoca e incita la squadra negli spogliatoi. Dai ragazzi, dai. Siete proprio... Cioè, io ve l'ho detto prima e nessuno mi voleva credere. Ma quando mai vinciamo? Vabbè. Tutto nelle nostre mani, sì. Ma aspetta, niente da fare, dobbiamo aspettare ancora. È proprio Amazon Prime. Non fa niente, io mi sono divertito quest'anno. Non fa niente. Mi faceva piacere arrivare in Champions, togliermi un po' di sassolini dalle scarpe, ma non fa niente. Abbiamo fatto, secondo me, il possibile vista. Ci siamo? Ecco qua. Si riparte. Fabian Ruiz, Bakayoko,
Rachmani Youssai, anche lui non è che stia bissando le prestazioni incredibili fatte nelle ultime partite, ma me la posso mai pigliare con Youssai? Che non sia mai. Che me la prendo con Youssai. Lancio di Youssai a cercare Osimhen, anticipato da Gunther. Il lancio di Di Marco è preda di Di Lorenzo, che alleggerisce su Meret. Pressing alto del Verona come al solito, non si pressa il portiere. Il lancio di Meret, sponda di Osimhen, Gunther anticipa Insigne e il portiere del Verona la rilancia. Ancora un colpo di testa di Bakayoko, lo vedete? Non c'è bisogno che ve lo dico più il perché non sta giocando Demme. Youssai perde palla, Bessa, Kalinic, Bessa. Faraoni, Bessa, e ricomincia da Ceccherini. Zaccagni, bello il movimento ad eludere Manolas, subisce il fallo, l'arbitro non lo chiama, ci poteva stare fallo di Manolas su Zaccagni, onestamente. Avanza Fabian Ruiz, ha un po' di spazio, se la porta sul sinistro, il passaggio per Insigne viene intercettato, ancora poco precisi con l'ultimo passaggio, sembra proprio Ceccherini. Ma dove sta? Cioè l'arbitro non aveva chiamato niente, ma non c'è niente qua. Mamma mia, che scandalo, che scandalo. Queste sono le cose che fanno intasare Insigne. Babbo. Pallone profondo per Lazovic, controllato da Di Lorenzo, la palla non è uscita secondo l'arbitro, ancora Zaccagni, il cross di Zaccagni, l'intervento buono in uscita di Meret, impresa alta, lancio di Insigne verso Osimhen anticipato da Gunther. Non ne va bene una oggi, ragazzi. La classica partitaccia, bravo Meret in uscita, coraggiosa, si è chiamato il pallone, uscita bassa stavolta dopo un'uscita alta, bene Meret. Bene stavolta, Insigne. Rientra sul destro, pallone a Zielinski, ancora Insigne, scambia ora con Bakayoko, cambia tutto Bakayoko. Il passaggio di Bakayoko per Di Lorenzo è fuori misura. È fuori misura. Accenna al pressing ora il Napoli. Pallone controllato da Kalinic, ancora il nuovo entrato che litiga con l'arbitro. Litiga pallone, arbitro, non si capisce niente. Il Verona ora con Faraoni. Incredibile. Avanza Zaccagni, serve Di Marco, il tiro di Di Marco, la parata di Meret.
una sorta di contropiede nemmeno poi fulmineo del Verona, con Di Marco che arriva al tiro, parata di Meret, fallo laterale per il Verona, ancora Zaccagni, ancora fallo laterale. Mamma mia. Ma lo vedete a Di Lorenzo? Io non... Vabbè. Ancora il Verona, Zaccagni lascia sfilare questo pallone in fallo laterale. Ragazzi, è durissima, eh? È durissima, è il momento di fare dei cambi, ma proprio subito, per dare proprio una svolta anche psicologica. Insigne, un passaggio a occhi chiusi verso il difensore del Verona, non ne indoviniamo più una. Pallone riconsegnato al Verona, una continuazione, che ora ci chiude anche in difesa. Ci chiudono anche in difesa. Filtrante per Lazovic, buono l'intervento di Manolas, meno male. Meno male Manolas in scivolata. Stiamo regalando il pallone al Verona, una continuazione. Ancora una spinta da dietro su Lozano. Zielinski. Manolas per Yusai. Insigne. Tocca bene Zielinski per Osimhen. Ha un po' di spazio, è costretto ad indietreggiare. Osimhen per Lozano. Punta il suo avversario Lozano, è in zona Zielinski, ritorna da Fabian, è costretto a fare ancora un po' di giropalla il Napoli, arriva la palla a Insigne, il pallone, mamma mia Insigne, mamma mia, io non me la voglio prendere col capitano, non me la voglio prendere col capitano, ma mamma mia, mamma mia. Mamma mia, veramente. Guarda là, non azzecchiamo più un passaggio, i passaggi semplici a 1 metro. Signori miei, va bene perdere la finale, ma fatemi vedere qualcosa. Osimhen prende il pallone, viene messo a terra, devi ammonire. Ammonito il nuovo entrato, Udogi. Dai Osimhen, che tu sei il più fresco mentalmente, non puoi soffrire tu. Ma solo tu non puoi fare tutto cose tu, la palla da arrivare. Giustamente. Dai ragazzi. Serve un gol di cimma per sbloccare mentalmente questa squadra. Basterebbe un gol a caso. Un gol casuale. Lancio di Insigne verso Rachmani, la sponda. Ancora Lozano. Bessa. E parte in contropiede e viene fermato da Zielinski, il contropiede di Di Marco. Ancora un cartellino giallo per intervento su Lozano. Di Marco finalmente ammonito, la squadra più fallosa d'Italia.
Lozano accentua molto, io lo dico, lo sapete, quando vedo gente che si dispera, manata in faccia, Lozano che si dispera, va bene, bisogna anche disperarsi perché così funziona. Non mi piace, lo denuncio anche quando succede ai nostri, ma così si deve fare in Serie A. Cross di Zielinski, il colpo di testa tentato da Rachmani, esce il portiere, allontana il Verona, recupera palla ancora Zielinski, sventaglia con il sinistro verso Insigne, pallone troppo lungo, Insigne non ci prova nemmeno. C'è ancora tutto il tempo, lo voglio ricordare non solo a voi amici bellini, ma anche a loro. Fabian per Lozano, ancora Di Lorenzo, serve ora Zielinski, cercano spazio Zielinski, triplicano la marcatura su di lui, ancora un fallo su Zielinski, la dovete smettere, ma quello è il loro gioco, ma che la devono smettere? Quello fanno, fallo di Di Marco su Zielinski, questo fanno. Lo sapevamo, e se lo sapevo io, lo sapeva anche il Napoli. Avanza Jussai, ancora un fallo di Bessa, Jussai resiste alla carica, Insigne anticipato. Insigne per Fabian Ruiz, si torna da Rachmani, alza la testa Rachmani, serve Jussai, c'è poco movimento intorno a lui, Jussai ha due avversari davanti e torna da Rachmani, si allarga per Bakayoko, verticalizzazione per Lozano, è buona, Lozano tre avversari su di lui, perde palla, riparte il Verona. Bella tosta, non riesce la scivolata di Lozano e ora è Zaccagni, ha davanti a sé Di Lorenzo, Zaccagni aspetta, punta l'avversario, rientra sul destro e riparte con calma. Penso di aver sentito Ciuchi, stai camminando, da parte di Gattuso. Ora il Verona cerca di sviluppare sulla destra con Ceccherini, si torna da Gunther, il Verona non ha ovviamente fretta di spingere, 0-0 contro il Napoli in trasferta è un bel risultato per gli uomini di Juric. Buono il filtrante ora per Insigne, triplicano, c'è poco movimento intorno a lui in questo momento, riesce a trovare un passaggio per Zielinski, accompagna Jussai, gli cede il pallone Zielinski, Jussai, buono il movimento, si va poi a infognare, ancora Jussai, ha bisogno di una mano, gliela dà Fabian Ruiz, Fabian per Bakayoko, facciamo girare lentamente il pallone, siamo lenti, Bakayoko per Insigne, ancora Insigne, cerca uno spunto, il tiro di Insigne viene ribattuto da Lazovic e sarà fallo, sarà calcio d'angolo. Insigne aveva trovato un buono spazio sulla destra, la grinta di Gattuso, il tiro di Insigne non era male, violento, Lazovic la prende di testa, si butta a terra per perdere tempo, si rialza. Calcio d'angolo per il Napoli al 60°. Parte Zielinski, il cross, colpo di testa di Rachmani, attenzione il gol! Rachmani che non esulta, il colpo di testa tentato da Rachmani e Osimhen, Rachmani ribadisce in rete, Rachmani che non esulta. Attenzione, questo potrebbe essere la svolta.
Rivediamo il cross, il colpo di testa di Rachmani e poi la palla che colpisce Osimhen. Resta lì, Rachmani è lesto a ribadire in rete con un destro violentissimo. Una roba spettacolare da parte di Rachmani. Rimettiamo il bannerino. Beve Rachmani, bevo anche io. Gattuso approfitta per dire delle cose a Fabian. Dai ragazzi, non siamo morti. Non è finita. L'epica. Controllano qualcosa. Che state controllando? Cosa c'è da controllare? Gattuso, hai rotto il cag a chi? Cartellini gialli che volano per gli allenatori. Evidentemente Juric aveva qualcosa da dire e Gattuso non ci sta. Almeno vediamo che la reazione c'è, perché qualcuno diceva sento Gattuso troppo zitto e non va bene. Continua il nervosismo perché questa è la partita della vita, non ci sta il Verona a perdere, si stanno giocando tutto ed è giusto. È l'epica ragazzi. È l'epica di un risultato incredibile, di un epilogo di un campionato bellissimo che ci riserverà ancora delle sorprese. Non è finita. Non è finita. Nel frattempo c'è stato un cambio portiere. Entra Berardi al posto di Pandur ed entra Lasagna al posto di Kalinic. Ora io direi che si può pensare a sostituire Bakayoko per Demme, non essendoci più Kalinic, c'è la velocità di Lasagna, quindi si può pensare a una contromossa. Ma vedremo. Gol Rachmani. Vediamo se hanno finito le energie, vediamo se daranno di tutto se si sbilanceranno per segnare, vediamo. Ilic torna da Gunther. Ora è Osimhen che cerca, attenzione, trovano il passaggio. Fanno girare il pallone che arriva di nuovo a De Marco. Il lancio verso ancora Zaccagni che è autore di un'ottima partita finora. Il pallone viene perso, attenzione. Viene chiamato un fallo ancora a Bakayoko. Fallo chiamato a Bakayoko. Io non lo so se questo fallo esiste o meno. Quello già stava a terra, ma ovviamente non si vede bene. Sapete perché? Perché hanno fatto vedere di nuovo la classifichetta. Il cross al centro, l'intervento di Manolas di testa, sarà calcio d'angolo per il Verona. Ragazzi, mi raccomando, ogni azione è l'azione della vita.
Non esistono disattenzioni, non esistono deconcentrazioni. Ancora Insigne che non so di cosa si sta lamentando. Il calcio d'angolo basso viene ribattuto e respinto poi da Di Lorenzo, insegue il pallone, recuperato ora da Lozano. Lozano lancia Osimhen che applaude il tentativo del compagno, ma la palla in fallo laterale, ancora un po' frettolosi, ancora un po' imprecisi. Dobbiamo fare il secondo, lo sapete bene. Lo sapete bene che un gol non può mai bastare. Non con questa squadra, non con una squadra che la butta in mezzo. Attenzione Zaccagni, supera di netto Manolas, si ferma Zaccagni, la dà indietro Lazovic, il cross, interviene Youssai di testa molto bene. Ancora Ceccherini contrato da Zielinski, ricomincia il Verona. Ilic, fermato molto bene da Lozano. Fallo laterale che andrà ripetuto perché c'è un cambio. Entra Politano al 66esimo al posto di Lozano. Partita così e così. Lozano scuote la testa in disappunto. Partita così e così, qualche spunto c'è stato, ma non è il Lozano che abbiamo conosciuto noi, assolutamente. Lentamente lascia il campo il messicano. Sorrisi di Politano. Politano prende il suo posto. Il suo posto si dice, il posto. Ancora Ilic in possesso di palla. Il Napoli ora chiude bene le linee di passaggio. Il Verona è costretto a ripartire da Ceccherini. Insigne però va troppo forte e perde palla il Verona, ma l'intervento di Insigne era stato un po' troppo foga. Un po' troppa foga. Devi accorciare, devi temporeggiare. Il lancio verso Osimhen. Osimhen ora prova a mettere in difficoltà. Ancora la manina di Osimhen. Gli chiama il fallo Chiffi. Osimhen è bravo a non protestare. Di Marco è stato bravo ad andare giù. Il lancio lungo, attenzione. Com'è possibile che un lancio lungo Faraoni sta solo lui e ha segnato? Lancio dal portiere direttamente su Faraoni. La disperazione di Mertens, che è anche la mia. Il lancio diretto verso Faraoni. Youssai non riesce a intervenire. Non riesce a intervenire Rachmani, non riesce a bloccare il pallone Meret. Tutto da rifare. Tutto da rifare. Sperava in un fuorigioco Youssai. Non è così. Al 69esimo Faraoni. Lancio del portiere. E arriva il momento di Mertens, vedremo se al posto di Zielinski o magari anche di Bakayoko, non lo so. Ci potrebbe stare l'uscita di Bakayoko con Zielinski in mediana con Fabian. Ora Politano scambia con Fabian. Di Lorenzo. Ancora Politano. Fabian.
È incredibile un gol come ti fa scendere in classifica di 3 posizioni, è una roba pazzesca. Attenzione Di Lorenzo, il cross al centro, la controlla Zielinski, non riesce ad arrivare sul pallone e libera bene il Verona, recupera per un attimo il pallone Fabian, la scivolata di Manolas non va a buon fine, commette fallo Bakayoko ed è giusto su Zaccagni. Spendiamo un fallo importante, cartellino giallo per Bakayoko con il Verona che si stava per distendere in contropiede. Giusto il fallo di Baka. Esce ora Yusai ed entra Mario Rui. E vediamo, è uscito credo Zielinski per Mertens. Colpo di testa di Bakayoko, non ci arriva Mertens. Il Napoli ha subito il contraccolpo del pareggio decisamente. Il Verona ora con Zaccagni, ancora Di Marco, intercetto di Fabian. Incredibile. 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 Colpo di testa di Mario Rui, interviene Bakayoko che subisce fallo. Siamo al 72esimo, c'è ancora tempo ragazzi. Passaggio di Mario Rui per Osimhen che stoppa bene il pallone e si gira, si ferma. Cerca un compagno, lo trova in Mario Rui, molto centrato, ora è Fabian Ruiz. Ancora Mario Rui in posizione di tiro, la spara dove lo sai tu. Non è che è Mario Rui. Vabbè, il gol di Faraoni non è che ce l'avevamo scritti, ma ce lo ricordiamo. E Mario Rui alle stelle. Si è lamentato, cioè non è che si è lamentato, immagino la delusione di Mario Rui per non essere stato convocato in nazionale. Recupera palla Mertens, la lascia ad Insigne. Ancora Insigne, prova a superare Ceccherini, c'è il fallo. Mano sulla spalla. Sulla palla c'è Insigne con Mario Rui accanto. Scambio breve. Si ricomincia da Fabian Ruiz. Il pallone per Mertens. Insigne. Cerca un buon cross. Attenzione, Rachmani. Rachmani di testa, anticipato al momento del colpo di testa. Sarà calcio d'angolo. Intervento di Lazovic. Più pericoloso del Napoli, Rachmani in questa fase. Il cross di Politano, attenzione, ancora Rachmani di testa, Bakayoko, Madonna mia, Insigne il tiro, ribattuto 2 volte, ancora ora è Mertens, dai ragazzi, il tiro sul primo palo. 3 azioni pericolose in un solo calcio d'angolo. Il tiro di Bakayoko ribattuto, il tiro di Insigne ribattuto e poi la palla arriva a Mertens che cerca di sorprendere sul primo palo. Martin, certo, anche io, è ovvio. È ovvio. Il rilancio di Meretta, attenzione, Bakayoko la tocca. Recupera palla Insigne, sarà fallo laterale per il Verona, siamo al 75esimo.
Ah, ci fanno rivedere al VAR? Ah, un tocco di mano che non c'è, è un controllo di coscia, non è inutile che ce lo fai rivedere, non c'era niente. Entra Lovato. Se poi vogliamo parlare dei cambi, io avrei tolto Bakayoko avrei lasciato Zielinski in campo, ma probabilmente Zielinski non ce la fa più e lo stiamo dicendo da diverse domeniche, da diverse partite, che è finita la benzina di Zielinski. Quindi come cambio offensivo tu puoi mettere Mertens, metti Zielinski in mediana con Fabian e ti giochi il tutto per tutto con i due centrocampisti centrali, però devi vedere come stanno. Poi ci sarà anche la carta Petagna, non so se adesso avrebbe senso mettere Mertens al posto, mettere Demi al posto di Bakayoko, vediamo. Fallo laterale per il Napoli, Di Lorenzo per Politano. Politano mi sembra vivace, tra tre avversari riesce a sfuggire, arriva sul fondo, il cross è un po' largo, la stoppa Insigne bene, pallone a Mario Rui che lascia ancora di Insigne, palla a Fabian, ha un avversario davanti, riesce a servire ancora Mario Rui, si ferma Mario Rui, perde palla, la recupera Insigne, perde palla, la recupera Fabian, recuperiamo il pallone. Di Lorenzo, siamo al 77esimo. Politano mi sembra in forma, mi sembra ispirato, pallone per Fabian che cerca uno scambio con Osimhen, non si capiscono i due. Ora prova a ripartire Zaccagni, servito da Lasagna, Zaccagni il controcross per l'arrivo e c'è un fallo su Mario Rui. Sorride Lasagna, Fabian Ruiz, Bakayoko trova Politano, alza la testa Matteo, avanza palla al piede, cerca e trova Osimhen, ha fatto lo spazio ma qualcuno deve riempire l'aria, il cross di Osimhen, il colpo di testa e il fallo laterale per il Napoli. Mario Rui, ancora per Fabian, cerca il movimento Fabian, è ancora un tentativo di servizio per Mario Rui che cade a terra, riparte il Verona, ancora Bakayoko costretto al fallo, ci poteva essere il secondo giallo per Bakayoko qua, ci poteva essere il secondo giallo, anche se rivediamolo bene, ed è quello del Verona che gli prende la maglietta e lo butta a terra, è tutto al contrario. Quindi guardate l'onestà, io vi dico, vedo un fallo dal vivo, lo ritengo fallo e vi dico addirittura ci può essere il secondo giallo, guardo il replay e quello del Verona che si tira la maglietta di Bakayoko non era neanche fallo, capiamoci. Ovviamente questo non è materiale da VAR perché non stiamo parlando di in mezzo all'aria, di rigori eccetera eccetera, però fosse stato poi punito col giallo sarebbe stata una cosa grave. Pallone che è uscito, Di Lorenzo per Manolas, quando siamo oramai all'80esimo, 10 minuti di speranze. Il lancione di Mario Rui verso Osimhen, ancora Gunter che ha fatto una partita, stu Gunter proprio il pappavallo in anticipo su tutti i palloni. Lasagna, il controllo, il fallo, probabilmente in fuorigioco, riparte il Napoli con Insigne, si sovrappone Mario Rui, Insigne lascia Fabian Ruiz, ancora Fabian, cerca e trova Mario Rui di esterno, cerca di servire ancora Fabian ma fa buona guardia Ilic, il fallo di Di Lorenzo su Zaccagni, ottima partita di Zaccagni.
e sta per entrare Petagnone al posto di Bakayoko. Ci sta, già ammonito. Quindi deve cambiare qualcosa nello schema. Vediamo dove si posizionerà Mertens. In questo momento sembra un 1-2 con Mertens dietro Petagna e Osimhen. Vediamo come si schiera il Napoli. Dovrebbe essere un rombo a centrocampo con Mertens avanti e Fabian in mezzo. Ancora un fuorigioco del Verona. Adesso ovviamente ci giochiamo il tutto per tutto. Mertens praticamente a centrocampo. Politano. Serve Fabian Ruiz. Il movimento di Mario Rui. Riceve Insigne che tocca il pallone un pochino così oggi. Arriva Manolas, lascia il pallone a Politano, avanza Politano, vai col destro amico mio, vai col destro il cross. Adesso ci sono due torri al centro, possiamo fare qualche cross. Di Lorenzo cerca spazio, attaccato da Lazovic, vince Lazovic il contrasto. Di Lorenzo, ti butti a terra chiedendo qualcosa, ma ha vinto il contrasto Lazovic come tutta la partita. A terra Di Lorenzo con le mani in faccia. Voglio proprio vedere che ti è successo. Stai piangendo. Vediamo un pochino. Ma proprio niente, amico mio, proprio niente. Non farmi vergognare. Alzati, che hai fatto una partitaccia. Alzati. Le simulazioni valgono per tutti. Il lancio di Mertens per Osimhen, attenzione, Osimhen crea lo scompiglio, cerca di servire un compagno che non segue. Siamo venuti meno, signori miei. Siamo venuti meno. L'epica è scritta. È scritta. E ci divertiremo. L'epica è stata scritta. Colpa nostra, certo che è colpa nostra. Fabian Ruiz per Mario Rui. Il portoghese stringe verso il centro, lascia il pallone ad Insigne, il lancio di Insigne verso Petagna, il colpo di testa stavolta Gunther senza nemmeno sforzarsi ferma Petagna. '84esimo, io le urla di Gattuso le sento, ma mi sa che è troppo tardi. Di Lorenzo continua a ricevere manate in faccia, mi rendo conto, ma dai. Non è proprio il momento. Ah, siamo 723, è chiaro. Lasciate un like, no, perché siete tutti anti-Napoli che siete venuti qua a sfottere, ci sta. YouTube questo è. Politano, Fabian Ruiz, si muove Mertens, il passaggio per Politano, ancora Politano fino in fondo, il tiro al lato. Mannaggia. Questa era buona.
Questa era buona, il tiro al lato di Politano, questa era buona, Mertens l'aveva trovato, il filtrante. All'85esimo. Rilancione del Verona, anticipo di Rachmani, ma guarda chi sta. Ancora Rachmani è bravo a recuperare il pallone, partitone di Rachmani, probabilmente insieme a Fabian il migliore dei nostri, anche per interventi difensivi oltre che per il gol. Ora è Politano che stringe verso il centro, alza la testa, lascia a Fabian Ruiz, ci pensa un attimo Fabian Ruiz, il passaggio viene contratto e c'è il fallo non chiamato da Chiffi, attenzione, ma Insigne non trova Osimhen e si ricomincia da Rachmani. Ci poteva essere il fallo di Manolas. Rachmani lascia a Fabian Ruiz, serve qualità, non la vedo, non vedo qualità. Il Verona ovviamente stringe i denti e difende un pareggio che significa tutto per loro. Come giusto che sia, ancora un cross di Fabian ribattuto, recuperato da Mario Rui, ancora Fabian. Osimhen protegge il pallone, è in aria, il colpo di tacco per Mertens, lo butta a terra! Lo butta a terra, attenzione! Attenzione! No, è rigore netto. È rigore netto. Vallo a rivedere perché è rigore netto. Gli mette la mano addosso, lo spinge a terra e lo calpesta. È rigore netto. C'è un altro cartellino giallo, non so per chi. È rigore netto. Rigore netto. È l'epica ovviamente, ma vi dico, cioè, capito, con il rigore dubbio dobbiamo avere l'occasione. Sì, ma no, niente, non guardano niente. E fin quando uno poteva dire tutta colpa nostra, ok? Perché è tutta colpa nostra, perché abbiamo sbagliato la finale, il rigorino netto c'è sempre e non lo vanno a vedere. Piangete, non piangete, gridate, non gridate, va bene. Ho visto rigori molto. Che è successo? È partito un TVB generale qua. Pensate un po', cioè si è staccata la webcam, cioè cercate di capire a che livello. Cercate di capire a che livello. Mamma mia, tutto è morto. Va bene, è morto tutto, ragazzi. Mi sentirete solamente, guarderete il TVB. Guarderete un TVB generale, non mi potete guardare più, è saltata la webcam per farvi capire. Per farvi capire a che livello. Mertens, ancora un tentativo di cross e sarà calcio d'angolo. Non mi potete guardare più. Non mi potrete nemmeno guardare più. Io ci provo, ma non vedo la webcam qui, quindi non si può fare. Rachmani, il cross, il colpo di testa, Zaccagni, non mi potrete vedere più. Dobbiamo ricominciare da capo. Il cross di Mertens,
il passaggio è un passaggio al portiere. Voi mi vedete il TVB generale. È incredibile, muore anche la webcam per un motivo vero, reale, semplice. Quattro minuti di recupero. Ancora un cross, libera Manolas. No, ma io recupero, non vi preoccupate, ritornerò. Ritornerò in ginocchio da te. L'altro non è niente perché è l'ultima azione per il Verona, ragazzi, a quanto pare. Non c'è dubbio. Zaccagni, partitone, il partitone. Vediamo se riusciamo a recuperare una webcam al volo, altrimenti stacchiamo e ricominciamo da capo. Si butta a terra quello, va bene. Va tutto bene. Insigne, ancora un pallone perso. Ancora un pallone perso da Insigne. E chiude in attacco il Verona. Vediamo se riusciamo a recuperare il video. Si sentono le urla di Gattuso. Politano al limite dell'area, il tiro, il passaggio, il tiro e portiere parato, centrale. Politano centrale. Il tiro della paura. Il tiro della paura. Fallo su Mario Rui. Sarà il lancione di Fabian nell'area di rigore, il colpo di testa di Osimhen, arriva Di Lorenzo, il cross di Mertens, il colpo di testa di Petagna, fuori di poco, è finita, siamo fuori. Il colpo di testa di Petagna fuori di poco, è finita. Vediamo se riesco a mettere il video, perché se no dobbiamo ricominciare da capo. Ecco qua, è una roba strana, diversa, perché è tutto rotto. L'epica si è conclusa, signori miei. Non lo so che cosa succede, è morto tutto ed è giusto che sia così. Benissimo. Godo, tutti quelli che stanno qua, come vedi, godo, Forza Juve, godo, siete tutti qua, il TVB è praticamente, lo vedete, no? Lo vedete, vi vedete, se il TVB si è rotto tutto, io non so più come rispondervi con i pistacchi, siete molti di più, ma voi stavate proprio aspettando, mi fa piacere.
Mi fa piacere, vuol dire che sono diventato il punto di riferimento per il Napoli su YouTube, va benissimo. Si è rotto Forza Juve, guarda, sono molti di più, state tutti qua, vi volete diventare famosi? Vai. Vedi, poi ci sta pure il tifoso napoletano, porti sfortuna, tagliati coi cazzo di capelli. Questo pure è fantastico, certo, porto io sfortuna. È giusto. È giusto così. Allenatore di merda e giocatori di merda. Molte delle colpe sono nostre, ma quel rigore non dato mette proprio amarezza. No, e non possiamo parlare dei rigori, Amonra. Non possiamo parlarne. A quanto pare non possiamo parlarne. No, hai ragione, Bukowski, è solo che cioè, capito, 800 persone, stiamo al limite dei come si chiama? Del record, quindi è difficile contrastarli. Ma poi ci sono stesso i nostri, no? Io cerco di prenderli i messaggi, ma sarà complicato. Il Napoli tra andata e ritorno con il Verona non ci ha capito niente. Non dare retta agli stupidi, no. Vale, sto piangendo. Antonio, non devi piangere, la vita è così. Ma vaffanculo che squadre di merda. Non meritate la Champions ladri, questo poi ovviamente va ad altre situazioni. Sempre testa alta, tutto un copione, io non piango. Sembrava un'altra partita venduta. Forza Napoli. No, Vincenzo, ma è solo una partita di calcio. Non vi permetterò di andare completamente. È chiaro, la delusione ci sta, ma non vi permetterò di andare così male in depressione. È solo una partita di calcio. Godete pure, è l'unico modo che avete per godere. Forza Napoli sempre e comunque. Levitan Artemius Blo. Grazie amico mio. Non sono uomini, via tutti con Gattuso. Mamma mia, tutti i risultatisti state tutti qua. Mamma mia, come vi divertite, Vabbè. Da milanista mi spiace, avrei voluto voi al posto dei Gobbi. Francesco Nastro, testa all'anno prossimo. Grazie mille Francesco per il tuo supporto. Adesso ragazzi io vi devo chiedere scusa perché qua è morto tutto. Io non so se devo andare a comprare un altro computer, perché qua evidentemente queste donazioni andranno per comprare un altro computer perché si è rotto tutto. Il delitto perfetto. Milan, state tutti quanti qua, tutta YouTube Italia sta qua. È inutile che vi chiedo i like, amici miei bellini, perché lo sapete che la maggior parte delle persone non sono dei nostri, quindi non chiederò like a nessuno. Gattuso ha le sue colpe, l'abbiamo persa oggi, secondo me no. Persa, ho capito cosa intendi, non l'abbiamo persa oggi, ho capito cosa intendi. Non vedrò più le partite del Napoli, ogni volta che giocano contro di noi diventano tutti fenomeni mentre con gli altri si scansano. Che buffonata questo campionato. Una stagione rovinata per una partita del cavolo. Allora, ragazzi in chat siete vergognosi solo qui per sfottere, ma lasciate stare. La morte dello sport, godo, mannaccia, il Napoli merita da Cagliari, meritatamente, è finita, che commenti? Ma non possiamo più, fammi togliere giusto il tempo, perché il tempo non ha più senso. Fammi togliere il tempo. Allora, ha finito come ha iniziato, 2 rigori. Vabbè. Gattuso vaffanculo per sempre. Forza Juve. Vergognatevi, non siete tifosi.
Martin Humphreys, che delusione, l'ennesimo VAR non cagato, siete tutti dei pagliassi, sono molto molto triste, grazie mille Gattuso, sei un grande. Renato Martin Humphreys, tifoso del Virone. Ecco che ripiombano i Gattuso out, siete ridicoli, Tore Falanga. Mamma mia, come vi siete divertiti, Però eravate zitti quando vincevamo. Eravate zitti quando io vi facevo vedere le analisi tattiche e siete solo risultatristi. Siete solo risultatristi. Non servite a niente. Non servite a niente. Non siamo risultatisti. Io Gattuso lo amo a prescindere e amo il Napoli a prescindere. Come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto? Capita la partita storta, Pietro. Capita la partita storta. Questa è una partita storta. Dopodiché il fallo su Mertens c'era e a quanto pare non lo volevano vedere. Era troppo più bello così. Era troppo più epico così. Sempre solo Forza Napoli. La maglia resta al di là del risultato. E mi sa che l'ho visto, amico mio. Sì, l'ho visto. Raga, la Juve la sbattono fuori, mi dispiace per voi, raga. Non lo so, mo sidecar di che squadra, per che squadra tifi. Certo, la storia della Superlega dobbiamo vedere se loro hanno intenzione di farla questa Champions oppure no. Ma questo è. Falli pariare che questi possono godere solo in questo modo quando la trovano una femmina. Vabbè, questo poi è un altro paio di maniche, amico mio. Non è giusto che una squadra che snobbava la Champions perché volevano fare la Superlega va senza vergogna. Vedi, è arrivato poi in ritardo. Grazie Chris 8. Poi vediamo che succederà. Gattuso, grazie. Avere favorito i soliti zozzoneri nelle partite scorse, punticino su punticino, hanno rubato un'altra qualificazione. Da tifoso del Milan è uno schifo, la Juve non meritava. Forza Juve. Ragazzi, buonasera, io tifo per Gattuso, ma stasera ha perso 3-0 con Juric. Sempre solo Forza Napoli, la maglia resta al di là del risultato, non si può parlare degli arbitri, però intanto senza la vergogna di Quadrato la Juve era fuori. Purtroppo stasera brutta partita, poi Usai ha fatto il solito errore che fanno sul lancio lungo o lui. È vero Fabio, alla fine quello è un'altra volta ed è successo un'altra volta, è la stessa situazione col Cagliari alla fine. Stessa situazione col Cagliari. La delusione oggi è d'obbligo, così come la critica a questo Napoli che oggi non ha meritato, ma che si vergognano gli iumerdini e i risultatisti. Rigore non dato, se non era fallo quello che dovevano fare, spararli per averlo? Fragili mentalmente sì, ma io penso che siano arrivati proprio alla frutta anche fisicamente. Rigore per me netto, dicano quello che vogliono, perché poi i risultatisti, ho capito, ma se non danno il rigore a Quadrato, la Juve come la vince la partita con l'Inter? Mi spiegate come la vince la partita con l'Inter? Le partite si vincono anche così. È così. Gattuso fragile mentalmente, sempre a piangere, state zitti napoletani, questo bannatemelo. Gli altri, Forza Juve, cosa, lasciate stare, questo qua bannatemelo. Mi fa piacere bannarlo, perché questo è razzismo, il modo in cui lo dice è razzismo, lo decido io, a casa mia decido io. Avevo nel frattempo anche dimenticato, e fammi vedere se riesco a farlo adesso, se ha intenzione, se vuole farlo, non lo so, perché noi non ci tiriamo indietro e credo non lo farà neanche Guido. Se ha delle cose da dire la teniamo breve, ovviamente, se ha voglia di dire due parole e poi ci sfoghiamo tutti quanti, perché meritate
anche di sfogarvi tutti. Il link lo mando. Quella sensazione che poteva succedere ce l'avevamo. Ce l'avevamo. Faccia un'analisi critica della partita e concentriamoci su di noi. Juric ha fatto meglio, abbiamo tirato poco o nulla in questa partita, il Verona non ha rubato nulla. È vero, il Verona non ha rubato nulla, il Verona ha giocato bene, il Verona ha fatto la sua partita. Charles Bukowski, Vale, grazie che ci hai tenuto compagnia tutto l'anno, grazie anche a Rino e ai ragazzi, non ti prendere collera per questi bisognosi di TVB, sta oramai fisso, vedi Charles, si è rotto pure la webcam. Grazie mille Charles, non riesco nemmeno a scrivere. Mamma mia, ma veramente stavate tutti quanti aspettando, parlo dei tifosi delle altre squadre, mamma mia. Questo è fare YouTube quando stanno tutti quanti addosso. Vabbè, fa piacere. Ciao Fabio, complimenti sempre. Non ho visto Cazzim e questo mi preoccupa. Una gara che doveva essere giocata con il sangue agli occhi, ho visto rassegnazione. No Cazzim, no Champions. Ma Fabio, io non credo che sia stata una questione di mancanza di Cazzim. Io ho visto che è mancato fiato, è mancata la prestazione di alcuni, proprio la prestazione. È mancato Insigne, è mancato Zielinski, è mancato Di Lorenzo su tutti. E quando ti mancano questi giocatori come prestazione ovviamente è difficile creare. Poi secondo tempo qualcosina si è fatta, con l'ingresso di Mertens siamo stati molto più pericolosi, però era tosta, il gol lo facciamo, la partita si mette bene, prendiamo un gol sul rilancio del portiere dove veramente è difficile commentarlo. Attenzione a Fabio Versatile, Amazon mi sa che ha pagato ADL per un finale epico. Amico mio, io su questo non ti darò mai torto, non ti darò mai torto perché non lo so, non dirò mai ma quando mai, che cosa stai a dire, non lo dico. Erano nervosi, fragili mentalmente. Dai, il nervosismo si è visto, Il nervosismo si è visto. Con Silva e Mela hai fatto il veggente, Valerio, meglio ridere per non piangere. Lucas, sai quando le cose te le scendi? Ma purtroppo uno le vede le cose e lasciamo stare che poi si realizzano. Io ho cercato di mettere ancora una volta i miei capelli sulla linea, ma è questione che non me li devo tagliare, evidentemente. Non me li devo tagliare. Un'altra partita venduta. Amico mio, ti lascio un like per l'ottimo lavoro fatto per me giocatori senza palle, compreso il capitano. Buona vita. Grazie Jericho. Grazie a tutti. Forza Milan, dispiace per i napoletani. Secondo me Gattuso ora se ne può pure andare. Vabbè, penso di sì, no Archius? No? Potevi venire a dirlo anche prima, aspettato questa partita qua. Io poi lo so che ci sono il napolista in testa, no? Ci sono una cosa. Se andate a controllare, gli articoli sono già pronti, non li devono scrivere adesso. Gli articoli sono già pronti, erano già pronti. Poi volete parlare di Gattuso? E parliamo di Gattuso. Sta cosa già è successa, uscimmo con un rigore di Higuain e cominciò l'epopea Sarri. Quasi 1000 persone. Sì, vabbè, è chiaro, cioè, stanno tutti qua, Max. Da milanista mi dispiace, Juve in Champions. Grazie Pietro, apprezzo tantissimo il tuo supporto. Grazie mille, è capace che in questa debacle sportiva è capace che ci facciamo nuovi amici di altre squadre. Grazie Stellina, anche io. Un applauso al grande Gattuso.
Posso capire i pensieri di gioia degli avversari, ma dai napoletani certi commenti rattristano. Un vero tifoso ama e sostiene la squadra a prescindere. Ma tu vedi, si aggia segui o tifoso lo Verona che dice queste cose qua, invece i nostri non vedevano l'ora di perdere per poter dire Gattuso out. Siete straordinari. Siete straordinari. Buonasera a tutti, sinceramente altro che Gattuso out, i giocatori stasera non c'erano, ho visto un Napoli non aggressivo e non convinto, purtroppo, forse pecco di pensiero e a me puzza tanto, vabbè. Amico mio, il retropensiero, quando succedono delle cose assurde è normale averlo, tutto secondo i piani. Forza Napoli. Stanno piangendo tutti, ma è normale, è normale. So che Bakayoko, c'è una domanda tattica, Massimo Selvaggina, so che Bakayoko ha fatto bene nelle ultime apparizioni, ma a avviso Dem stasera era essenziale. Max, io l'ho detto nel pre-partita, l'ha detto anche Carlo Alvino nel pre-partita, ci aspettavamo tutti Dem, più dinamismo eccetera eccetera. Il problema è che il Verona ha alzato il pallone su Kalinic, non partivano mai da dietro col portiere, facevano sempre partire questo lancione e quindi l'idea che è andata bene con la Fiorentina era quella di contrastare Kalinic a centrocampo con Bakayoko. Per me quest'idea ha anche funzionato, dopodiché ovviamente ha sbagliato delle cose anche a Bakayoko, non sapremo mai se con Dem sarebbe stato meglio oppure no e nessuno glielo può chiedere. Ora più che mai forza Napoli, mi viene semplicemente a chiagnere, forza Marittiello, non ti preoccupare, l'Italia è il paese dei balocchi, da oggi mi dedicherò solo alla musica, è una perdita di tempo seguire queste schifezze. Ma come si fa a tifare per quelli là piuttosto? Ma ti rendi conto che siete ridicoli? Domani non posso andare a scuola, comunque sempre forza Napoli, ho pianto per il Napoli, dai Fabiana, il regalino ai Gobbi, Fabio, bravo. Fino all'ultima partita il silenzio stampa, giustamente. Da Juventino mi dispiace, meritavate dopo questa stagione piena di infortuni. Apprezzo, vedi c'è anche qualcosa di diverso. Sempre innamorato, però sto troppo male. Gattuso cuore rossonero. Ah, dici tu, in che senso? A me ricorda tanto Fiorentina-Napoli, quella di 3 anni fa. Mi dispiace Valerio, poi a discapito della Juve una doppia delusione. Un abbraccio da un romanista, grazie amico mio. Demme doveva entrare, ma veramente che risata. Allora, la squadra aveva un premio Champions, mi sorge il dubbio. No, ma che volessero arrivarci non ho dubbi, ragazzi. Che volessero arrivarci non ho dubbi. Lozano non pervenuto, Fabiano troppo lento, Insigne nervoso, ma certi tifosi del Napoli sono incommentabili. Grazie Gattuso comunque. Uno a centrocampo, Gattuso ha dimostrato di non saper leggere le partite. Chi sarebbe uno a centrocampo, Adriano? Stai parlando degli ultimi minuti quando dovevi segnare per forza? Siamo sempre stati a 2 a centrocampo come in tutte queste partite che abbiamo vinto, stravinto e meritato e dominato. Non diciamo stronzate. Non diciamo stronzate tattiche, perché se vogliamo dire cose inventate, tipo non lo so, non c'era la voglia di farlo, non avevano il premio partita, là non vi posso dire niente, ma se parliamo di tattica, io diciamo che non potete inventarvi niente. Segnati questo messaggio, Salvatore, ce lo segniamo. ADL out, io piango. Nervosismo, errori banali, che c'entra Gattuso? Ma l'errore banale, Marco, è proprio là, cioè tantissimi errori semplici, quelli a 2 metri visti specialmente nel primo tempo, veramente la palla scottava. Ma come, non volevano giocare a sta Champions e ora stanno godendo e ci stanno sfottendo, e come pariamo se li squalificano? Dopo spariscono tutti, sta banda e scie, ma
Comunque da interista trovo ridicolo che il Verona abbia fatto il doppio dei falli del Napoli. Bibi, tu ovviamente da interista non puoi essere un seguace del canale assiduo. Io ho fatto il prepartita dove ho spiegato che il Verona è la squadra più fallosa d'Italia e il Napoli è la squadra meno fallosa d'Italia. Quindi questa era la partita che noi ci aspettavamo. Ora, se qualcuno si aspettava, ma quando mai quelli si scansano perché non tengono niente da vedere così, contro il Napoli non funziona così. La Fiorentina viene e fa la partita della vita, si fanno espellere, eccetera, eccetera. Poi tu sei stato più bravo, hai vinto. Alle volte gli avversari sono più bravi e ti bloccano. Calvarese, ultima partita, ce lo ricorderemo tutti, Calvarese. Non è un caso, amico mio, che l'arbitro non va a vedere. Il VAR deve telefonare, deve proprio telefonare. Chi era al VAR non lo so, i nomi non mi interessano, uno dietro all'altro. Tutti gli arbitri hanno fatto schifezze senza fine, quindi che l'arbitro non vada a vedere e te la devi prendere anche con il VAR che non le è andato a chiamare. Chiffi da VAR le è andato a chiamare sulla trattenuta di qua. A me il rigore su Mertens mi sembra nettissimo, ma proprio nettissimo. Poi ditemi qualsiasi cosa, ma proprio netto. Un applauso a Lilla, a quanto pare il Lilla ce l'ha fatta. Vale, sai che c'è? Da domani torneremo a discutere di calcio con la stessa serenità di sempre, visto che questo dopo tutto è sempre sport. E adesso andiamo avanti e odoriamo la Europa League. Va bene. Di nuovo spento, Mary. Di nuovo stanno tutti qua, sì, amico mio, stanno tutti qua. Sì, Matteo, è proprio così. Comunque per me Gattuso ha sbagliato solo la formazione iniziale, è stata una prestazione ansiogena e contratta della squadra ad averci ucciso, molto più di qualunque errore arbitrale. Ragazzi, abbiamo perso troppi punti per strada, questo è il risultato. Se poi ti trovi pure a giocarti una qualificazione con ipotesi, quello è Danny, appunto, non ce la puoi fare. Vale, ma ora che fai? Ogni quanto farai video? Marco, io finché trovo degli argomenti, degli spunti interessanti, io li faccio i video, mo vediamo. Certamente non mi inventerò calciomercato clamoroso, il Napoli punta forte su Mascherano. No, aspetto che ci siano cose un pochino più logiche di cui parlare, un po' più sicure, ma a partire già da domani facciamo l'analisi tattica di questa partita, perché non è che non si può fare l'analisi tattica e poi ci sarà da capire chi sarà il nuovo allenatore, ci sarà da fare l'approfondimento sulla stagione, bisogna dare, io i voti non li do, però insomma un giudizio generale sulla stagione mi sembra doveroso. Poi ci saranno gli europei, le nazionali, ma onoriamo l'Europa League. Che cosa? Camò per il secondo anno si devono abbassare gli stipendi, i big non vogliono giocare all'Europa League, i calciatori sono demoralizzati dopo questa partita. Mamma mia, che caccio su lo so, ma per fare un esempio di quelle cose di mercato che hanno creato tanto scalpore, ma poi alla fine non c'è niente. Vedi, c'è un messaggio interessante. Sono 3 mesi che ci dici non giochiamo punto a punto con la Juve. Poi ditemi che io porto sfortuna, però il lato della medaglia non è portare sfortuna, è avere un'intuizione, perché non è che guardo il calcio, che quest'anno sto facendo lo youtuber e ho cominciato a guardare il calcio. Io il calcio lo guardo da parecchi anni, signori miei, che poi ve lo racconto da poco tempo, ma lo guardo da parecchi anni. Giovanni Maltese. Signori miei, io direi lasciate un like, chi lo vuole fare, poi ovviamente lo sappiamo, ci stanno più haters che altri. Lasciate un like, tutti gli altri simpatizzanti, i tifosi delle altre squadre, tutte le cose belline. Attenzione a Max Vecchio, Taddei. Allora, ma guarda, a Bologna dopo 6 minuti partita finita. Non lo so perché non ho seguito, non posso sapere niente.
Mi dicevano 3-0, Gattuso cupo dal riscaldamento e squadra che sbaglia approccio è partita assurda. A pensar male si fa peccato, ma a volte. Grazie Valerio di essere qui in questi momenti tristi, davvero grazie al di là del risultato. Signori, io vi volevo, capito, anche volevo farvi fare una risata. È difficile ridere in un momento del genere, però gli spottini alle volte, se riesco a strapparvi un sorriso, vediamo un po'. Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Gli acchiappa fantasmi. Un uomo solo che combatte contro i suoi peggiori incubi. Costretto a guardare le partite da lontano. Agli autori di Bob Botman e Io Robobot. Ghostbusters, il Legacy. Ve l'ho fatto fare un sorriso? Luca Sarno, ti offro un caffè amico mio, nella partita più importante dell'anno non possono venir meno i calciatori più importanti, stasera c'è poco da dire, la partita ha già raccontato tutto, forza Napoli sempre. Grazie amico mio sia per il supporto, per il caffè e anche per quello che dici, è proprio vero, sono venuti meno dei punti essenziali dopo una rincorsa estenuante. È venuto meno mentalmente, fisicamente, è difficile dirlo qual è la percentuale, però Stanislav, mancava solo Bobotta, e su Bobotta c'è anche una persona che secondo me una risata ve la fa fare ancora di più, ma volete vedere? Rido e piango, volete vedere che vi faccio fare un'altra risata, perché a me non me ne frega niente. C'è un messaggio per Gattuso. Caro mister Gattuso, Rino, questo messaggio non ti arriverà mai e da una parte è meglio così. Le scuse da farti ne sono tante, tantissime, che un solo video non basterebbe. Perciò approfitto di questo spazio che io stessa mi sono ritagliata per dire solo e semplicemente grazie. Grazie perché grazie a te, e scusa il gioco di parole, sono tornata a credere che il calcio non è solo fatto di business e di risultati, ma è fatto di sostanza, di bel gioco, di azioni e di gol. Quindi grazie mister Rino e grazie anche perché hai saputo valorizzare tutti quei calciatori che nel Napoli non avevano ancora trovato una propria identità. Uno su tutti Lobotka. Grazie per averlo tenuto lontano dal campo. Forza Napoli sempre. Vi rendete conto com'è com'è ficcante la nostra Mary? Com'è ficcante? Bannate immediatamente questa gente di merda. Vai, sei famoso per essere una persona di merda. Sei famoso in questo momento, ci ricorderemo del tuo nick nei secoli dei secoli. Bannare a tutta forza. Perché a me non mi interessa una visualizzazione in più da parte di uno stronzo, non mi interessa. Mentre vedevo la partita mi è venuto in mente 1000 volte che c'è qualcosa dietro che noi non sapremo mai. Juric va via dalle interviste. E come mai? Onore a Gattuso. Cominciare una settimana così è veramente dura. Rosanna, domani vedrai, secondo me ti piacerà il video che farò domani. Vedrai. Gattuso è un perdente, in realtà Gattuso è un vincente. Gattuso ha vinto tutto quello che c'è da vincere. Poi come allenatore è un allenatore che deve imparare, che sta imparando. Per quanto
i rumori, per quanto insomma deve ancora imparare delle cose, io ho visto una netta crescita e vediamo in quale squadra poi andrà a finire l'anno prossimo e lo terremo d'occhio. Ridimensionamento, vediamo. Grande Valerio, grande Gattuso, purtroppo non si è mai padroni del proprio destino in questa lega. Juric rissa verbale con il buon Ugolini e abbandona l'intervista. Interessante. La colpa è De Laurentiis, che rompe l'anima sempre. Non ce la faccio, secondo me c'è qualcosa sotto. Adesso mi devi spiegare perché la Fiorentina e il Verone giocavano con il sangue agli occhi mentre il Sassuolo e il Bologna si sono scansati. Amico Giacomo, io ti faccio una controdomanda. A me va bene che le squadre che giocano contro di noi giocano con il sangue agli occhi, me lo aspetto, ok? Me lo aspetto. Dopodiché, perché Cairo accusa Immobile di giocare con il sangue agli occhi? È questo che ti devi chiedere. Perché il presidente del Torino va negli spogliatoi e accusa Immobile? Ehi, ma come ti sei per me? Ma che volevi vincere per forza con il sangue agli occhi? È questo che ci dobbiamo chiedere, amici miei. Non è assurdo che le squadre giochino con il sangue agli occhi, è assurdo che quando poi non lo fanno, quando lo fanno, i presidenti delle altre squadre si sorprendono. Allora vuol dire che voi a tavolino avete già deciso che delle squadre si devono scansare, che dei risultati devono essere per forza così, che la struttura debba essere per forza questa. Prendo un attimo le coffiette perché vi devo far vedere una persona. Così evitiamo delle cose. Massimiliano, un caffè amico mio, calma che è solo calcio, come disse mamma, chi ste da domani stanno a fome. Massimiliano, l'hai toccata proprio bene. Allora, nel frattempo io vi faccio salutare il nostro Guido Gentile che ci darà le sue considerazioni. Nel frattempo, Guido, io ti saluto, ti abbraccio e cerco di recuperare quei file che mi hai mandato, sperando che non muoia tutto, perché come vedi siamo tecnicamente un po' in difficoltà, ma questo è oggi, cade tutto. Vai Guido. Buonasera a tutti, amiche e amici bellini. Mi risulta particolarmente facile e banale analizzare la serata che abbiamo appena vissuto, che stiamo vivendo, perché se c'è una delle regole fondamentali nello sport, e il calcio almeno sulla carta fa parte del mondo dello sport sulla carta, è che nello sport e quindi anche nel calcio non è mai facile vincere, non è mai scontato vincere, nemmeno se sei la squadra favorita. Abbiamo un'ampia letteratura calcistica di squadre favoritissime che sono venute meno. Uno dei miei ricordi di fanciullo, no, dopo lo vediamo. Sì, li preparo. È una famosa rincorsa di una Roma spettacolare sulla Juventus, terminata con una partita, una delle più belle partite di calcio, dove la Roma all'Olimpico, un olimpico stracolmo, vinse su 2-0 sulla Juve. Sembrava fatta, mancavano solo 2 giornate e alla penultima giornata la Roma perse in casa con il Lecce, già retrocesso, che all'epoca aveva il record negativo di una squadra per punti, meno punti in Serie A. Perse 2-3, la Roma accorciò solo negli ultimi minuti perché stava perdendo 1-3. Diventa molto difficile, ancora di più nel calcio, quando tu non sei la squadra più forte, e diventa ancora più difficile quando tu non sei per nulla, a dispetto di tante chiacchiere inutili, la società più forte, e diventa ancora più difficile quando tu erediti una squadra allo sbando, e diventa ancora più difficile quando tu sei un allenatore di fatto, devo usare il termine del mio collega, cacciato. 43 punti, un fallimento. No,
la mia analisi a inizio campionato, ho detto io spero che Napoli arrivi quinto, sarebbe un risultato eccezionale, ma facciamo un passo indietro. Subito dopo la partita col Sassuolo, no? Si focalizzò sulle solite banalità, tra cui anche il litigio di Insigne. Nel mio articolo io scrissi che il Napoli non sarebbe andato in Champions, presi una posizione intellettuale, dicendo è molto difficile, si devono verificare tre condizioni, non una, che Napoli faccia un girone di ritorno da pazzesco, e dissi 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Io avevo detto una sconfitta, Francesco ha detto sei troppo severo, scoraggi tutti i tifosi, e poi dissi potrebbero non bastare, però mi devi concedere nell'articolo potrebbero non bastare, deve battere la Juventus e 3 delle squadre devono crollare, e ho scritto i punti, ho detto che non possono fare più di 26-28 punti nero su bianco, e che il Milan è ormai già in Champions perché gli bastano 22 punti. Se vi ricordate, dopo Milan-Sampdoria io dissi questo, ma Valerio lo sa, glielo dissi già in privato, questo è il punto che al Milan garantirà la Champions League. Bene, l'Atalanta da quella partita in poi, quelle ultime 12, ha fatto non 28 punti, 29 punti. Io avevo detto non più di 28. Il Milan ha fatto 23 punti, non 22, 23, avevo detto non più di 22. E così cammin facendo sono crollate la Roma, la Lazio 24 punti, 26, 28 punti, eccetera. Il Napoli ha fatto il suo, 9 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Potrebbero non bastare. Mi rendo conto che è un modo di analizzare il calcio neanche residuale, unico. Mi ha chiamato un amico prima della partita dicendo guarda che in una nota trasmissione c'è chi ha prenotato i voli e ha già detto che nei quarti di finale il Napoli affronta il Liverpool in Champions. Non devo insegnare niente a nessuno perché io ancora sto capendo come bisogna vivere al mondo, ma a mio modesto parere non è il modo di raccontare il calcio, non è il modo di alzare i tifosi. Gattuso out, immagino, conoscendo il mondo del calcio da troppi anni, già quello che non ho manco bisogno di vederlo, è stato consegnato a Gattuso una squadra Champions e ha fallito, e tutte queste banalità del caso. Beh, noi abbiamo analizzato nel corso di queste settimane tante partite, abbiamo smontato tanti luoghi comuni. Uno dei miei punti cardini, detto il problema principale del Napoli ha una bassissima realizzazione in attacco. Oggi il Napoli ha tirato i suoi soliti tiri, cioè detto i 17-18 tiri, 3 solo nello specchio, vado a controllare, se no se sia dico una cosa sbagliata. Oggi 16 tiri, 3 nello specchio. Il problema è che il Napoli ha questa percentuale che è sul 30%, 30,6%, quando il Milan ne ha un po' di più, l'Inter 35%, e soprattutto questa percentuale molto alta invece in difesa di realizzazione. È uno dei tanti parametri. Allora Valerio, fai vedere il primo cartello, quello che si chiama Gattuso. Spero che mettilo in grado. Credo sia questo qua. No, questo è Sarri. Lo so perché lo riconosco a memoria e li faccio io. Ecco. Questa è, tranne la giornata di oggi che la devo ancora scrivere, il campionato del Napoli per quanto riguarda le presenze. La leggenda, come si dice, prevede che i quadratini in grigio, che chiaramente hanno 1-0, sono giocatori che non solo hanno 0 minuti, non hanno messo piede in campo, ma non erano presenti per indisponibilità, per infortunio. Quelli in violetto per Covid, quelli in giallo per ammonizioni, cioè per squalifica, per raggiunte ammonizioni o per espulsione, con il caso della partita di Insigne dopo San Siro, quelli arancioni di giocatori che alla fine sono stati ceduti, come Malquit, sono 2, e Loriente. Vedete soprattutto nella parte centrale come è molto fitta la presenza di quadratini grigi e viola. Fai vedere il cartello Sarri, eccetera. Sì. Questo è il famoso Napoli dei 91 punti, dove ci sono tantissimi zeri di giocatori che non giocavano mai, ma il Napoli subì 2 grossi infortuni lunghi, perché 2
due crociati, ovvero come sappiamo Gulam e Milik, è molto piccolo, mi rendo conto, amici bellini, ma se voi andate a vedere, ma si capisce. Callejon 100% di presenze, Isai, Insigne, cioè la stagione del Napoli in realtà poi non fu così sfortunata come è stato raccontato, due crociati sfortunati, perché un crociato a squadra ogni anno, non che lo voglio augurare a nessuno, capita. Però è chiaro che l'allenatore fu messo, a parte che era il terzo anno, quindi il terzo anno di lavoro con gli stessi giocatori, fu messo nelle migliori condizioni possibili, quantomeno fisiche, per poter allenare la squadra. Alla fine, uno degli attacchi di Gattuso sul fatto della lamentela della settimana tifo, c'è chi l'ha preceduto molto prima, diciamo, non Ancelotti si lamentava del colore della maglia, si lamentava dell'alimentazione, per questo Rog non era ancora capace di giocare nel campionato italiano, si lamentava un po' di tutto, ma se poi andate a vedere, non è che il Napoli di Mazzarri, di Sarri, ha mai superato le 50 partite in campionato, le ha superate 53, 59 con Benitez e 52 con Ancelotti, cioè la media delle partite che gioca ogni anno il Napoli è quella, quindi è un falso storico quello che viene raccontato ai tifosi, ma è un falso storico che serve per attaccare un allenatore. Sia chiaro, io non sto difendendo nessuno, sto dicendo che però non è che il Napoli precedente giocava 55 gare a campionato, 56 gare, 53 gare a campionato, 48, 50, 40 a secondo se veniva eliminato subito dalla Coppa Italia o no, perché è stato sempre nominato al primo turno successivo ai gironi dei Champions League, Europa League. E così sono numeri, non ci posso fare nulla, non perché voglio sembrare simpatico o antipatico. Come sono numeri gli infiniti, ma nella storia del calcio Napoli, torti, errori, arbitrari, perché potremmo dire bastava il rigore netto a Genova di Mario Rui, come oggi ce n'era uno clamoroso su Mertens, come non si è capito tante situazioni. Oggi immagino i tifosi saranno scontenti, non abbiamo giocato, il Napoli scarico, il Napoli era stanco perché, come vi ho ripetuto per tutte queste settimane, rincorrere, soprattutto quando non hai, oltre alla mentalità, ma soprattutto gli avversari che ti fanno riposare anche mezza partita, stancherà, fiaccherà, non è iettaturaggine, ma forse dire ho già prenotato gli aerei e giocheremo con Liverpool è un po' imprudente. Come ho giudicato e indosso, qualcuno potrà, immagino, dire una carnevalata, una toga a cui sono molto affezionato perché è il regalo di una persona che non c'è più, per me come fosse stato uno zio, e la moglie mi regalò questa toga a me, diciamo a mio fratello, e non alla figlia legittima a questo punto o al nipote, che era anche più logico in quanto laureato in giurisprudenza, perché aveva sempre detto: Guido, tu sei una persona che ha innato il senso della giustizia. E mio fratello perché lo doveva ispirare nella sua carriera accademica di penalista. Ecco, io non voglio dire che è un buon senso dell'umorismo, perché nessuno può autodirsi qualcosa, però sicuramente l'ho molto esercitato grazie a tanti maestri. Il mio grande maestro di cinema, il mio regista preferito, mi ha insegnato che si può ridere di tutto della vita, anche della propria morte, cosa che io faccio costantemente. Ho dedicato una conversazione a questo regista che si chiama Rompere le soglie del dolore, cioè rompere le soglie cinematografiche, le barriere per rompere le soglie del dolore, la comicità. Quindi nella vita è giusto ridere, però trovo dialetticamente sbagliato usare quella che poi non è neanche una metafora come è stata nominata, ma in realtà sarebbe stato più corretto dire un parallelismo, perché quello che è stato usato per 3 mesi è un parallelismo e non una metafora, perché i processi che fanno parte purtroppo della società civile si instaurano quando purtroppo le cose sono andate male, ovvero quando è stato commesso un reato, un illecito. E battere ripetutamente sulla terminologia del processo instaura nel tifoso tutto un certo malessere che in queste settimane non ha neanche fatto godere lo spettacolo di una rincorsa che si è fermata a 1 centimetro, frutto di un grandissimo calcio, perché per l'ennesima volta la Juve, il Milan e l'Inter hanno avuto bisogno di tutti gli agenti esterni,
per l'ennesima volta, e se è il 22esimo anno che uno sconosciuto come me, che non va in TV perché non se ne frega niente di andare in TV, una persona lo disse, ma perché ha azzeccato la classifica ma senza fare grilli eccetera, però io che avevo detto la Juve farà il favore al Milan, l'Inter farà il favore alla Juve, se servirà l'Atalanta, state sicuri, farà il favore il Milan alla fine. È caso, vogliamo dire che è stato il caso, sono 50 anni di caso, cioè, però non è questo il punto. Gli illeciti e i reati si discutono in tribunale. Allora, salvo per ora smentite, Gattuso non ha commesso illeciti sportivi, semmai errori tecnici, sono due cose diverse. Pare che giocatori di Serie A abbiano commesso degli illeciti sportivi e finanziari, addirittura facendo pressioni come situazioni di lobby per chiedere a altri calciatori di andare col proprio assistito promettendogli la nazionale. Pare che arbitri abbiano addirittura gonfiato le note spese, cioè, e pare che un giocatore abbia avuto regalato un esame all'università di lingua italiana, eccetera. Però non abbiamo istituito un processo per queste cose, a me francamente interessa poco, forse ci saranno le altre. L'abbiamo istituito per tanti mesi a Gattuso e questo secondo me è sbagliato. È sbagliato perché profondamente io sono amareggiato non per la stagione del Napoli e spero che non lo siate manco voi. Sono amareggiato perché questo mondo del calcio diventa sempre più stancante, almeno per chi ha la metà, sempre più brutto, sempre più volgare, sempre più fazioso e porta sempre di più gli spettatori a vedere cose che non ci sono in campo, analisi di partite che non ci sono. Detto, questa è la mia idea. Detto, però io non, anzi devo tra l'altro chiedere scusa a tutti. Detto, l'altra volta ho usato una parola impropria, ho detto giornalisti di maggior peso di me, non intendevo chiaramente, vi posso assicurare, a fattezze fisiche, basta pensare come porto i capelli io, detto quanto possa essere autoironico e tollerante, intendevo chiaramente peso specifico, perché per quante persone possono essere presenti al canale di Valerio, comunque non ha milioni di spettatori che lo seguono. E io ho sempre detto che il ruolo di chi è un formatore, un giornalista, un insegnante è particolarmente delicato, perché noi abbiamo nelle nostre mani la sensibilità, il grado di apprendimento, ma anche la possibilità di influire negativamente di 1, 2, 3 centinaia, mezzo milione, 1 milione di persone. Per questo bisogna essere molto, 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 molto attenti. E secondo me il parallelismo del processo è totalmente fuori luogo. Proprio perché... Grazie Guido, ti fermo un attimo perché altrimenti mi perdo tutte le donazioni che stanno arrivando. Devo ringraziare Giuseppe Croce, tristezza e amarezza, dobbiamo per forza riprenderci presto, se no la depressione ci straccia, dobbiamo subito pensare al futuro. Ringrazio Luigi Della Vecchia, bisogna investire sul carattere, tecnicamente siamo fortissimi ma non basta nei momenti cruciali, ci vuole gente forte di nervi. Poi avevo visto Fabio Versatile, fammi vedere se riesco a recuperarlo. Eccolo qui, Fabio ci dice: ciao Guido, buonasera, come volevasi dimostrare. Avevo visto Tore Falanga, ultimo caffè per stasera, ringrazio tutti, buonanotte Tore. E anche il grandioso Frank Parziale qui con me in America, sempre forza Napoli. Allora Guido, prima di ridarti la parola, magari vediamo se c'è qualche domanda. Ci sono due meglio domande. No, volevo far vedere una cosa che pensavo di postare a prescindere, ma lo postiamo per ricordare un attimo un'altra cosa che è stata detta troppo spesso in maniera falsa, cioè che Gattuso è sempre stato difeso durante questo periodo, che ha avuto difensori estenuanti. Guardiamo insieme questo filmato di Gerardo Marino. Però prima di fare domande voglio dire solo due robe, perché sennò la settimana prossima comincio a rispondere sì e no, o forse sì o no o forse, perché i giochini non ci sto. Allora, l'altro giorno dopo la partita ho detto che abbiamo toccato il fondo, non ho detto che il signor Ancelotti ha toccato e la colpa è stata del signor Ancelotti. Non ho tirato in ballo Ancelotti, perché calcisticamente Ancelotti per me è stato un padre calcistico. Ho sempre detto dal primo giorno che abbiamo cambiato metodologia di lavoro
facciamo un lavoro diverso, giochiamo in una maniera diversa, e quando dico una squadra pensante non ho offeso nessuno, non ho detto che il problema era Ancelotti. Una squadra pensante perché giochiamo di reparto, Ancelotti non giocava di reparto, andiamo alla ricerca di altre cose. Invece voi che scrivete che io ho massacrato Ancelotti, che la colpa delle partite che stiamo perdendo è di Ancelotti, io non ho detto questo. Allora non fatemi fare la persona ignorante, non fatemi fare il cafone, perché non c'ho voglia, ci vuole correttezza. Siccome io mi sveglio la mattina come tutti voi e lavoro con passione, io non offendo, non mi sveglio la mattina per dare colpa agli altri, ci metto il mio bel faccione, sono abituato a metterci il mio faccione, però non fate perché siete amici degli amici, tanto qui dentro qualche amico ce l'ho pure io. Non fate perché siete amici degli amici, tanto qui dentro qualche amico ce l'ho pure io. Dopo Carlo c'ha i suoi amici, però facciamo il bene del Napoli, che è la cosa più importante. Pensiamo a fare le persone serie, parliamo di cose concrete, parliamo di cose vere, non perché siamo amici e scriviamo robe tante per inventarci e per creare malumore. No, noi abbiamo un problema, siamo in fondo alla classifica, che per tanti anni non ci siamo stati. Allora facciamo il bene del Napoli, non facciamo il bene dei giochini perché di chi è la colpa. Dopo alla fine vediamo di chi è la colpa. Allora, leggevo, insomma, adesso commentiamo questa cosa. Nel frattempo tutti ci stanno dicendo del tweet di De Laurentiis che leggo: caro Rino, sono felice di aver trascorso queste 2 stagioni con te, ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada, un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli, Aurelio De Laurentiis. Quindi questo è il congedo, diciamo, ufficiale da parte di AGL nei confronti di Gattuso. Da interista ti sono vicino, ma Yusai grazie Samuel, grazie mille. Sì, Yusai è simile a quello, insomma, gli è scappato all'esterno e purtroppo paghiamo. Guido, per commentare velocemente questo stralcio di conferenza, ricordiamo, contestualizziamo agli amici, era il 14 gennaio ed era dopo Napoli-Perugia 2-0, era più o meno un mese che Gattuso era sulla panchina del Napoli. 14 gennaio, sì, io ho aspettato oggi a far uscire un articolo che potete trovare sul sito di Per Sempre Napoli, perché sia la memoria, ma poi ormai con i database, l'attitudine a insomma, conservare, controllare, verificare, riverificare, perché questo senso di, oltre che di giustizia, ma di onestà nei confronti di anche una sola persona che legge o guarda, dice non mi tornano i conti. Non mi tornano i conti perché se 10 persone parlano male di Valerio e uno parla bene, perché dobbiamo continuare a dire che Valerio è il musicista più osannato della storia del Napoli? Soprattutto perché confondiamo le date. Ed è una cosa che io nella vita, anche di tutti i giorni, con situazioni molto meno, diciamo, gravi di quella che può essere un'eliminazione da una Champions League o meno, vedo, la gente tende a ricordare poi male e a confondere. Vi faccio sorridere. Prima del lockdown incontrai un amico che mi disse: ah, Guido, non vengo a una tua serata da tanto, cioè sono qualche mese, non vengo alla tua serata, ma verrò quanto prima. E io gli dissi, mi scappò proprio con l'ingenuità del ragazzino che ogni tanto esce in me. Veramente non ci vediamo da quando io ho omaggiato di Rocky Horror Picture Show per i suoi 40 anni, film del 75, quindi non ci vedevamo dal 2015, se non ben ricordo, se del 75. E lui si è incacchiato, no, come è vero, sono passate 2 o 3 settimane, cioè nella sua testa erano passate 2 o 3 settimane, 2 o 3 mesi che non ci vedevamo. No, questi attacchi a Gattuso sono arrivati subito, dopo le prime 2 settimane, con una vinta e una persa. E sono arrivati da un punto di vista personale, neanche del gioco, cioè dicendogli che lui aveva attaccato Ancelotti e che lui aveva detto che questa squadra perde per colpa di Ancelotti. Questo per ricostruire la cronologia dei fatti. Detto come, e avevo mostrato quei 2 grafici, è un fatto oggettivo che noi ci siamo trovati. Avete visto anche le squalifiche, quante invece non squalifiche riuscivamo a non prendere, no? con Sarri, perché giocavi con la linea alta, tenevi sempre più la palla, perché era il terzo anno che giocavano insieme quei giocatori. Dire che Benitez ha
fallito e che con lui Jorginho giocava male, è manipolare la mente delle persone, perché Jorginho quando è venuto a Napoli aveva 23 anni e quando è venuto a Napoli dal Verona, non dal Real Madrid, aveva 18 presenze complessive in Serie A. Ma lo vogliamo pagare un dazio, un ragazzo che ha 18 anni e 23 anni e 18 presenze in Serie A, o no? E prendo la Poi parola stessa... per far vedere un altro video che ci fa capire un'altra cosa. Questo, signori, era ieri Pep Guardiola, ospite della Bobo TV, che ci dice una cosa su cui possiamo riflettere. Ascoltiamo. Un terzino destro incredibile che era Philipp Lahm in Germania e l'ho impostato qualche volta quel terzini dentro. Io vedevo l'allenamento che giocava dentro e aveva tempo, vedeva tutto, come Iniesta, vedeva tutto. Dico, cazzo, questo ragazzo può giocare per dentro. Questo te lo mostra, questo te lo mostrano loro, perché tu lo vedi che ne so, prima andare a Germania lo vedevo, terzino su e giù là. Ma tu lo conosci, devi allenarli i giocatori per conoscerlo, devi allenarli, ma tu lo conosci, devi allenarli i giocatori per conoscerlo, devi allenarli, e poi lo vedi dopo 3 mesi e dici, io questo può farlo, come Alaba. Probabilmente uno degli allenatori più bravi al mondo ci dà uno spunto parlando di Philipp Lahm, che è il terzino, insomma, storico del Bayern di Monaco, della Germania, e dice, io lo guardavo e mi sono reso conto allenandolo che aveva delle caratteristiche della tecnica talmente importanti che poteva giocare anche al centro, perché giocare al centro è più difficile che giocare sugli esterni. E Pep Guardiola dice 2 cose importanti: sono i giocatori che te lo fanno vedere e devi allenarli per capire certe cose. Quindi quando si parla di e non si vuole dare il tempo, l'alibi, l'attenuante, eccetera eccetera, se una squadra tu non la puoi allenare perché tra Covid, infortuni e giocare ogni 3 giorni non puoi allenare, puoi solo fare recupero fisico, solo scarico, ma tu cosa ti aspetti? Quale tipo di miracolo ti aspetti da un allenatore che comunque è giovane e quindi è entitled a fare degli errori, perché li può fare legittimamente? Un attimo solo, capiamo un attimo, li stava cominciando ad allenare, abbiamo visto una crescita progressiva di tantissimi giocatori nel Napoli, culminata poi con questa rincorsa incredibile. Non so quanti punti finiamo più dell'anno scorso, ma veramente non ha importanza, e poi si arriva col fiato corto perché è difficile completare questa grande rimonta. A me resta comunque l'amarezza che alla fine, per quanto il Napoli non abbia meritato di vincere magari oggi con il Verona, il rigore su Mertens è rigore. 15 punti più dell'anno scorso. 15 punti più dell'anno scorso. Sì. E ringrazio Internos che ci dice: triste stasera anche per quanto, nonostante il lavoro tuo e dell'ottimo Guido, sia ancora lunga la strada per cambiare la mentalità di certi tifosi. Amico mio, io aggiungo una cosa: ora siamo tantissimi, abbiamo sforato i 1000 contemporanei, siamo in 629 adesso, e vabbè, la maggior parte delle persone che adesso state leggendo in chat è gente che probabilmente non si sarà visto manco una puntata, manco un video di questo canale, quindi non me la sento di prendermela con chi adesso sta dicendo finalmente se n'è andato Gattuso, indegno, eccetera eccetera, perché non ci hanno seguito. E purtroppo, per quanto noi stiamo crescendo, la portata del canale è limitata e ce n'è tantissima ancora di strada da fare per poter portare una narrativa un attimino diversa. Io ce la sto mettendo tutta, Guido mi sta dando una mano, ma è complicato perché quelli che vanno in TV hanno più forza e poi vengono ritwittati su certi portali, ed è complicato far cambiare idea a persone che oramai si sono convinte di una certa cosa. Sì, ma Guido, ti rendi conto, Valerio, che non è che io grosso modo ci ho azzeccato al punto esatto, cioè non più di 22, è frutto, ed erano 12 giornate dalla fine, non è frutto del qualunquismo, di buttarla lì in caciara, fate presto e le minchiate varie.
c'è uno studio di anno per anno nel calcio e anche chiaramente, non voglio dire un azzardo, una presa di posizione culturale e intellettuale totalmente diversa dalla massa, che ogni anno io rimetto in discussione. Ve lo dissi, quando io sbaglierò chiederò scusa, come ho chiesto scusa a usare un termine che può essere facilmente interpretato in maniera scorretta, e capirò perché ho sbagliato. Adesso si tratta di capire, ma veramente noi dobbiamo seguirvi e credere che questa squadra era da scudetto, che l'anno prossimo 2 o 3 inneschi da scudetto, se andavamo in Champions arrivava Allegri si sono liberate le panchine di Real Madrid più volte, Barcellona più volte, Bayern Monaco più volte, Arsenal PSG. più volte, PSG più volte, Chelsea più volte, Tottenham, non me le fate elencare tutte, cioè tutte tranne l'Atletico, facciamo prima, e il Manchester City, detto, tutte le maggiori principali squadre più importanti d'Europa, e non l'ha chiamato nessuno. Vedremo. Intanto questi sono fatti, non è che non ci sono stati, e anche, non parlo a metà stagione, anche a inizio stagione, lui era libero, c'erano le banchine libere. Però il mito contro Gattuso out, Gattuso è un allenatore inesperto, ho scritto, va bene, conta più, tra l'altro in una nazione, non è una nazione, Valerio è dovuto andare in America, anch'io mi ero andato fuori, ho detto perché non è una nazione per giovani, però ho detto incominciamo a domandarci, la società è una società che a questo punto è capace, così come è strutturata, sia finanziariamente, da un punto di vista manageriale, da un punto di vista della non presenza in Lega, l'Inter ha 2 esponenti in Lega federale, per reggere ad altissimi livelli, o è una società sicuramente ottima, dignitosa, cose trasparenti? Nel calcio, come negli altri sport, vince chi investe di più, non chi ha il bilancio a zero. Però noi abbiamo creato la narrativa, abbiamo il bilancio a posto, e la Laurentiis ha pagato tutti gli stipendi, e il tweet, va benissimo, però io, prima di, visto che eravamo in 1000, di lanciare messaggi negativi, perché non vorrei che poi, chiaramente questa cosa, io che sono così timido, diventerà virale, uno che si presenta in toga, ed è una toga originale, non è un abito di carnevale, di un grandissimo avvocato, grandissimo, come regalo, come senso di giustizia, lo ripeto, neanche dato alla figlia, ma tutto sommato a uno sconosciuto, non un parente, e che quindi io conservo nell'armadio con grande affetto e senso di responsabilità, perché è un onore essere ricordato per questi forse valori umani. Ecco, io non chiamo e non chiamerò mai lo Stadio San Paolo Diego Armando Maradona, ve l'ho detto, sono ragioni di rispetto e non di mancanza di rispetto. Allora io voglio lanciare, in una giornata triste, per me no, perché era tutto scritto, una proposta. Nel mentre si farà questo museo, e io sarò il primo a visitarlo con la mia famiglia, sperando che sarò ancora vivo quando si farà questo museo, detto, io lancio la proposta a una community che vuole fare qualcosa di bello, e che forse può diventare uno dei baluardi della conservazione della memoria, anche della memoria sentimentale del mondo del calcio. Ecco, Valerio, fatti partecipe del primo museo fotografico virtuale della storia del calcio nato. Tutti coloro che hanno la possibilità di inviare foto, non le foto con te abbracciato a un giocatore, foto del Centro Paradiso, del vecchio San Paolo, del vecchio Farelli, dello Stadio Collana, creiamo una pagina, un portale che diventi intanto il patrimonio, la memoria della conservazione storica di una squadra che non ha vinto tanto, ma ha un grande cuore. Questa è la mia proposta, in questo giorno che per molti sarà il giorno del fate presto, avevo ragione, del disfattismo, dei processi, per me invece deve essere il giorno dell'affetto. È la proposta che io lancio a Caffè Napoli 1926. Non ci sarà un lavoro lungo, ma anche molto gratificante e affascinante. Ti metterà in contatto con tante persone, fotografi amatoriali, non famosi, però nel mentre si aspetta un museo reale in carne e ossa, con mura in cemento armato, noi possiamo provarlo a farlo virtuale, perché si sta perdendo il senso del piacere dello sport, del calcio. E cosa più grave, questo mi ha molto dispiaciuto, e per questo
deciso di abbandonare questo mondo e salutare Valerio e tutti quanti. Si sta perdendo il senso della misura. Per me questo senso si era perso tanti anni fa, ve l'ho anche raccontato. Ci deve essere uno stop, un fine, ci deve essere un fine che dice basta, oltre questo non è giusto andare, è scorretto, è volgare, è disumano, ho detto, ma questo fine non arriva mai. E invece voi avete l'energia, la giovinezza, le capacità, anche le capacità informatiche, per fare qualcosa che ripristini questo senso della memoria, questo senso dell'affetto, questo patrimonio comune, come quei tifosi in giro per il mondo che ti fanno sentire Napoli vicina anche quando stai a New York. L'accolgo questa proposta e ci lavoreremo, tanto adesso avremo un po' di tempo anche a disposizione. Io non sono un amante di calciomercato, quindi non bisogna aspettarsi video a raffica su forse viene questo, parliamo di una cosa che forse non avverrà. Ringrazio Luigi Della Vecchia. Bisogna sempre trovare un lato positivo negli eventi che la vita ci propina. In questo caso il lato positivo è che Allegri non verrà. Ringrazio Luigi che viene applaudito. Luigi Della Vecchia, speriamo anche non Juric, perché veramente voi volete mettere l'anticalcio nella panchina del Napoli. 25 falli. Tu ribalti addirittura che potrebbe essere Juric a questo punto. No, io dico, aggiungo all'ottima osservazione di Luigi Della Vecchia, speriamo che non venga neanche Juric. Chiaro, però a questo punto estendo la domanda. Tu credi che la possibilità di Allegri fosse legata esclusivamente alla presenza in Champions League? Non c'è mai stato. Tutto, io te lo dissi nella chiacchierata privata, vedrai, perché la giornata di oggi è un bel terremoto, ruota attorno alla Juventus, che adesso si trova in un cortocircuito, perché la stagione della Juventus è una stagione trionfale. Certo, la Juve in campo europeo non vale niente, perché quando tu non giochi le partite, quando non si gioca in Italia, ti disabitui a giocare, e ce ne vuole tanto prima di arrivare ai livelli delle squadre inglesi, per intensità, per qualità di gioco, per tecnica, per capacità proprio di verticalizzare. Non ha vinto lo scudetto, due trofei su 3, con un Inter che era uno schiacciasassi, che non giocava, 3-5-2, 5-3-2, come fate, tutto. Però si è qualificato in Champions, che è la cosa più importante, quella che non voleva. Ha vinto 2 trofei, sono tanti, aggiungendoli a quei tanti che ha. Per quanto mi riguarda, perché uno poi deve valutare con obiettività le cose, è una stagione trionfale. Chiede Giorgio Mele, ma è già successo un silenzio stampa di 3 mesi? Esistono dei termini, nessuno tutela i silenziati, perché non fanno vedere il fallo di Ciro su Ciro con telecamera frontale? Spiegatemi sto VAR, per favore. Ma ne abbiamo parlato qui sul canale. Giorgio, ti ribadisco la mia posizione, che non che svicolo da episodi singoli. Io se creo un sistema trasparente che ha delle regole certe, anche di valutazione successiva, immediata, non dopo 3-4 anni, stai sicuro, ma questo capita in tutte le arti e professioni della vita, che alla lunga tu non abolisci l'errore, non abolisci a zero il crimine, ma lo riduci tantissimo. Quindi ridurresti tantissimo, oltre che gli errori, ma sicuramente le polemiche. La domanda che noi ci dobbiamo farci, scusa se te la rigiro, ma perché alla fine si fanno tante chiacchiere per alimentare i salotti non buoni dei tifosi? Abbiamo finito un altro anno e non abbiamo chiarezza sull'utilizzo del VAR, e a parte quella sceneggiata di Orsato col caminetto dietro le spalle, poi questa famosa trasparenza non c'è stata. È finito un altro campionato, che dura 9 mesi e mezzo, perché questo? Evidentemente che poi comunque al sistema va bene. Al sistema va bene anche perché quelle 3 vincono sempre, quindi il problema non sussiste. Non possiamo lamentarci di come la TV parla del Napoli se non gli mandiamo un tesserato a parlare da 3 mesi. E io questo, il fatto del silenzio stampa, dobbiamo anche dire che c'è una grande fetta della stampa, e i miei colleghi napoletani, che non solo l'ha cavalcato, ma ha detto che meno male il grande successo di queste domeniche di Gattuso è perché la squadra forte, quindi lui era un cane prima,
e l'altra perché De Laurentiis ha fatto il silenzio stampa prolungato. È tutto un cortocircuito, perché se tu non vinci non hai determinate figure, non hai anche determinate figure di ex giocatori nelle principali trasmissioni, che sono anche un argine etico a certe sciocchezze, non che devono poi anche loro abbassarsi a quello stesso livello, ma proprio anche dire: guarda, hai detto una sciocchezza, collega, non è così, ti ricordi male, no? Però è tutto collegato. Hai detto, ma noi non vinciamo. Ma tu per vincere devi mettere in atto tutte le condizioni per vincere: una società forte, una stampa. Allora vi faccio notare un attimo che Benitez, Genova-Napoli, vinse e segnò De Guzman in rimonta. La conferenza stampa prima e la conferenza stampa dopo la partita e la conferenza stampa dopo quel Genova-Napoli, lui sdoganò il famoso concetto di spalla a spalla. E lui disse: a Napoli siete molto bravi all'interno a litigare, cioè queste cose è chiaro che non fanno un gol, lui lo disse, alla lunga fanno perdere tantissime energie, vedete quanto sono bravi invece a Torino e Milano. E disse spalla a spalla, introdusse, sdoganò in maniera rivoluzionaria, e se è fallita, avete visto come veniva accusato il Chiattone, la famiglia. Poi io vorrei capire perché Benitez non doveva avere nostalgia della famiglia, e il maestro Sarri nessuno ha mai detto che la famiglia l'ha tenuta lontana da Napoli. Vedete la stampa come decide chi è buono e chi è cattivo. Tutto bello, tutto vero, però a volte le statistiche saltano questione di centimetri. Comunque tutti sapevamo come andava a finire. Sì, attenzione, però ricorda sempre, nella singola partita, il centimetro, il filo d'erba, il palo, cioè, quando tu affronti non 38, ma manco 2 campionati, 3 campionati, questo è proprio storico negli ultimi 6-7 campionati, che noi siamo la squadra che produce di più come gioco, ma produce tanti gol anche quest'anno, ma non una percentuale legata a quanto noi produciamo sul campo come azioni. Quindi oggi sì, c'è stato anche un tiro ribattuto di Bakayoko. Già saprò che avranno detto che Bakayoko non doveva giocare perché non abbiamo messo Dem di manismo, avremmo perso con Dem. Cioè, se c'è stato un muro oggi, veramente ha retto tutto il centrocampo cercando di poter far fare a Fabian il regista, parlando della partita. Cioè, il Verona oggi ha giocato. Grazie. Perché io l'ho dovuto dire dal vivo, perché questa poi è la differenza di chi fa la telecronaca e chi la affronta poi dopo con calma, bocce ferme, il risultato, e ti dicono doveva giocare qui. Io dal vivo ho dovuto raccontare di un Fabian che era il migliore del Napoli nel primo tempo specialmente, e Bakayoko di testa le ha prese tutte e ha messo una grossa diga a centrocampo, perché altrimenti probabilmente l'avremmo persa. Bakayoko ha fatto un partitone, noi avremmo persa, saremmo andati sotto e già non si giocava. Il Verona, appena un giocatore del Napoli prendeva palla, aveva 1, 2, a volte 3 giocatori che gli correvano uomo su uomo fino al 94esimo. E quando lo stesso con la classe, perché tu avevi più classe, non è vero che oggi il Napoli si è venduta, non si sono impegnati, li ho visti piangere, ricorrevano al fallo. Se voi vi rivedete la partita, contate ogni quanti secondi passavano tra un fallo e l'altro, cioè, diventa stancante. Ho visto Fabian Ruiz a un certo punto prendersi con l'arbitro perché poi non ha dato manco un cartellino. Se tu incominci a monire alla 60esimo, e la partita è bella che è andata, perché tu intanto per 60 minuti hai potuto fare quello che volevi, non rischiando una doppia ammonizione, perché tu non hai paura, adesso faccio fallo, stavo cadendo. Senza dubbio. Sarò masochista, ma io non vedo l'ora che inizi il prossimo campionato. Non sei masochista, Luigi, sei innamorato, esatto, sei un tifoso innamorato di questi colori, e anche se andiamo in Serie C te la guardi come noi, e così è, e non c'è dubbio. Nel frattempo il capitano passa e ci lascia uno sticker. Grazie Lorenzo Insigne, che purtroppo, fatelo dire, amico Insigne, oggi anche tu sei venuto un po' meno, ma è stato un progressivo nelle ultime partite, nonostante poi sono arrivati i gol. Le prestazioni di Insigne sono, ma di stanchezza, parlo di stanchezza, per me sono venuti meno Insigne, Zielinski oramai alla frutta, e Di Lorenzo, che è venuto proprio meno nell'ultima partita dopo aver fatto un campionato infinito senza mai riposarsi.
eccetera, eccetera. io Ringrazio dico anche che- Sparkly. Sì, dicevo, stai diventando bravo. Sì, avete visto Di Lorenzo, una volta che perdi la corsa e il dinamismo, non avendo questi piedi raffinati, quanti passaggi sbagliati, quanti appoggi, quanti passaggi che poi abbiamo regalato a contropiedi pericolosissimi. E il Verona alla seconda, terza volta ha capito il punto debole del Napoli e nel primo tempo ci ha attaccato solo dal suo lato. Quanto fa male, Guido, per salutarti, poi dopo prendo una serie di sfoghi perché meritano anche, il canale merita anche di sfogare. Quanto fa male avere ragione in questo caso? Tanto perché, essendo napoletani entrambi, sai che a Napoli si dice la ragione degli scemi, ma non fa male tanto aver ragione quanto quel senso, quella certezza, permettetemi di dire, che non è manco più di consapevolezza, che domani, dopodomani, ancora domani, vivremo determinate situazioni. Questo è ancora più pericoloso, perché avere ragione oggi poi lo puoi anche ammortizzare con 5-6 nottate di insonnia, ma tu sai già che avrai ragione l'anno prossimo, che avrai ragione l'anno dopo, perché tra l'altro più le situazioni diventano consolidate, questo è come il calcare, un po' di calcare lo togli, quando il calcare diventa tutto devi cambiare tutto il tubo, qua di cambiare il tubo non se ne parla proprio, perché è impensabile un campionato senza Juventus, e con questa storia alla fine è inevitabile che poi questa Superliga si farà in un modo o nell'altro. Qua rispondo io, Guido, non ti preoccupare proprio. Se non prendiamo gol al 90esimo con il Sassuolo, pareggiamo, avremo 2 punti in più. Antonio, probabilmente sei nuovo, o non te lo ricordi o non te lo vuoi ricordare. Abbiamo sdoganato anche questo. Non esiste guardare troppo al passato, perché il te a 3 magari ti ha dato la forza, la voglia di reagire e di fare il filotto successivo. Non puoi mai non puoi guardare nemmeno ai 2 punti persi con il Cagliari. Puoi recriminare solamente per l'ultima partita, perché tutto quello che è successo prima ha determinato quello che è successo dopo. Non si può fare questo discorso qua. Chi ti dice questo non vuole né il bene del Napoli, né il bene della verità, né il bene del calcio. Non si ragiona così, purtroppo. Sì, e poi hai risposto già tu, perché non è il modo con cui in queste settimane, questi mesi addirittura abbiamo affrontato le conversazioni. Mi auguro che ad alcuni sono arrivati i messaggi, abbiamo cercato addirittura di abbattere i luoghi comuni, le analisi così dicotomiche, immediate, facilone, no? Perché nel calcio la cosa più facile, lo spogliatoio si è rotto, via l'allenatore. Ok, però poi comunque costruiamo anche qualcosa, come la proposta che ho fatto di un museo virtuale. Fammi vedere, ok, tu vuoi cambiare Gattuso, chi mi metti, come gioca, ma i giocatori non sono dei robot. Detto, avete visto Di Lorenzo, non pensate che Di Lorenzo oggi ha avuto piacere a non giocare benissimo, non credo proprio, perché anche se non è legatissimo alla città, sono professionisti, e poi tra l'altro quando tu sei in campo anche un bambino vuole vincere, è che a un certo punto le gambe ti vanno meno veloci. Ci sono stati dei passaggi, tornando per esempio un attimo alla partita, che Fabiano Ruiz la passata e lui non c'aveva proprio la forza di andarsene a prendere la palla, e Fabiano Ruiz ha detto cosa, ma che la vuoi sempre sui piedi, quando invece prima lui te la dava così perché andavi lanciato ed era uno stantuffo. No. Il problema, amico Bellino, è proprio tutta quella narrazione martellante. Io oggi nell'articolo ho scritto la litania, sai, quelle litanie, le vittime veneziane, che poi ti fa convincere di certe cose. Invece è sbagliato, perché sono comunque non solo esseri umani, ma nel corso di un campionato tu hai prestazioni anche se costanti. Il costanti significa che prestazioni medie costanti. Detto, la bravura, la fortuna, anche nel caso dell'infortunio, nel calcolo con lo staff atletico e lo staff medico per prevenire infortuni, è quella di riuscire a avere quei giocatori chiave in forma nel momento chiave, ma non è nemmeno scontato sapere, perché tu puoi vedere sul campionato, hai detto la partita della Juve è una partita importante, dobbiamo stare tutti in forma, ci arrivi a -7
e invece le partite chiave erano prima e quella partita gli bastava anche pareggiarla. Quindi il calcio non è così banale e semplicistico come viene raccontato, ed è molto pericoloso farsi condizionare nelle analisi in questo modo, dal mio punto di vista. Poi il mio modo è residuale, però io, ragazzi, 22 punti, non di più, 23. L'aereo io non l'ho prenotato per vedere il quarto di finale con Liverpool e Napoli, non l'avevo prenotato perché avevo detto occhio che questi punteggi sono difficili. Tu sei andato sulla matematica Non so. io sono andato anche io sono andato oltre, perché oramai ne ho viste talmente tante, e l'epico racconto che Amazon Prime si potrà divertire a pubblicare l'anno prossimo su questa stagione trionfale della Juventus, che nonostante tutte le difficoltà vince 2 trofei, si qualifica in extremis, e io purtroppo, ci sono i video su YouTube e va bene, ma l'ho detto anche in TV. Ho avuto l'onore di poterlo dire in TV. Vedrete che il Verona farà una partita incredibile. Vedrete che il Bologna, Guido, ho detto anche il Bologna farà anche un gol. Sì, la cosa sfiziosa, questo è veramente casuale nell'incontro, non nel proseguo, un po' come una storia d'amore, è che l'incontro con Valerio è casuale, dovuto all'algoritmo, quello che vuoi, e per il fatto che io non bevo caffè, e quindi mi incuriosiva un nome, Caffè Napoli 1990. È tutto quello che è successo. Però tutto il rapporto poi lo decidono 2 persone. Possiamo dire che è casuale, detto che noi abbiamo parlato di cinema e calcio, l'avevamo deciso prima, semmai Valerio cercava una settimana, è il momento giusto per metterlo in base a quelli che sono gli argomenti del canale. È casuale? È casuale fino a un certo punto che una multinazionale spenda un sacco di soldi e tra le tante squadre scelga. Sono investimenti che può dire gli è andata bene, è stato casuale, o comunque poi quello contribuisce a avere una serie di pressioni psicologiche è su Quadrado. Certo è che, ed è casuale, e lì non è casuale, che Chiffi, e lì scusate, permettimi di dire, viene circondato da 3 giocatori, Bonucci che sta in tribuna, scende Pratici e Pirlo che è sempre serafico, e non muove un sopracciglio e non scrive nulla sul referto, e dopo nel secondo tempo succede di tutto di peggio, e l'ultima partita è Rizzoli, tu Chiffi non me lo devi mandare a Napoli, mi mandi anche il peggiore arbitro del mondo che fa le maggiori nefandezze, ma tu permettimi, perché come ho scritto nel mio articolo c'è un prima, c'è un durante e un dopo. Io voglio anche eliminare il prima e il durante, e il dopo che pretendo trasparenza. E siccome tutto il mondo ha visto che lui è stato insultato ripetutamente e lui non ha scritto nulla sul referto e Rizzoli non l'ha fermato mai, ma è questo tutto il mondo, mi ci aggiungo pure io, detto, mi indigna, e allora poi tu dici ed è questo, ed è Quadrado, ed Amazon Trage, è tutto casuale, ed è tutto casuale. Per me è casuale, ma anche lì a questo punto non è casuale, perché non devo usare, è tutto casuale, però la differenza è che nel caso mio è puramente amichevole, per passione, non girano soldi sulla partecipazione di Guido da Valerio, manco un euro. Io non ho sponsor, eccetera. In quel caso girano milioni di dollari che fattureranno altri milioni di dollari, perché ovviamente nuovi bambini vedranno in America, Sud America, in Messico, eccetera, quella serie, e saranno tifosi della Juve piuttosto che tifosi del Napoli o della Roma o dello stesso Palermo. Perché non fare una or nothing di una squadra gloriosa, di una città gloriosa, antico teatro Massimo di Palermo, contaminazione di arte, di lingua, di cucina, di musica, ma detto la in Serie C. No, e quindi il ricco che diventa sempre più ricco, che diventa sempre più potente, che diventa sempre più arrogante, ma tu chi? All'ultima giornata, come la penultima giornata,
perché quella cosa l'abbiamo vista tutti. Evidentemente non l'abbiamo vista tutti, non è mai successo. Ti leggo questo messaggio per salutarti, che fa praticamente un parallelo. Caro Aurelio, sono felice di aver trascorso 15 stagioni con te, ringraziandoti per il lavoro svolto. Ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Sono costretto Perfetto. a correggerlo. Sono 17. Ah, le stagioni. No, perché siccome lui disse Fellaino ha vinto dopo 18 e io devo fare meglio di lui, potete andarle a contare, no? Perché sono 2 di Serie C, una di Serie B e 14 di A. Sono 17. Grazie Guido. Ci sentiamo in questi giorni, faremo un approfondimento a bocce ferme. A bocce ferme. Un saluto a tutti. Grazie mille. Allora, signori, io leggo un po' di messaggi perché giustamente era complicato. Prima siamo stati invasi dai lurcatori, dai tifosi delle altre squadre, ci sta, l'avevo messo in preventivo, come tutto quello che poi è successo, va bene. Arrivo adesso, non ho potuto vedere la storia già scritta, sono triste, ma tiferò sempre Napoli perché non amiamo solo una squadra, una città. Ci vediamo l'anno prossimo, bravo Sarracino. C'è anche A613, Francesco L è qui che ti sbagli, è proprio l'esatto opposto, è loro che vogliono che il Napoli e il Sud contino zero. Non so di cosa state ovviamente parlando. Giuseppe Croce che saluta Guido. Perché disdite Amazon? Vabbè, PLF, avevo letto anche Giulia che stava scrivendo disdico Amazon. La cosa peggiore per il Napoli è avere un presidente non tifoso che forse non le sente queste sconfitte come le sentiamo noi. Ovviamente il presidente deve guardare i bilanci, siamo d'accordo, però non le sente. No, io non dormo bene, lui dorme bene stanotte, credetemi che dormirà bene. Si parlava di Amazon perché la notizia che non tutti sanno, di cui noi abbiamo parlato ultimamente, è che Amazon Prime ha per tutta questa stagione avuto le sue telecamere per raccontare la stagione della Juventus, questa che adesso è finita, ed uscirà il documentario All or Nothing, che è già stato, insomma, questa è una serie che poi di anno in anno viene analizzata una squadra. Si è stato fatto quello per il Manchester City, quello per il Tottenham, per il Leeds, e la squadra designata per quest'anno era la Juventus. Quindi immaginate l'epico racconto. Il documentario deve essere epico, altrimenti che tu guarda a fare? Perché infatti se guardate quello del Manchester City finisce bene e resti con quella cosa, ma no, che meraviglia. Quello del Tottenham ti lascia un pochino con l'amaro in bocca. Questo della Juventus sarà il sipario. Allora, è la mentalità che manca nelle partite fondamentali, a prescindere dall'allenatore, dato che succede da anni sempre la stessa cosa. Antonio, ma poi quella con la Fiorentina non era anch'essa fondamentale? Essendo noi nella condizione di dover rincorrere e recuperare punti, erano tutte fondamentali. Qualcuno le ha chiamate tutte finali, ma non si chiamano tutte finali. Siamo arrivati alla finale distrutti fisicamente, secondo me, prima di tutto, e poi il nervosismo, proprio un avversario il più falloso, una serie di cose che si sono messe di traverso e purtroppo è andata così. Ora verrà un allenatore DM. Davide, non lo so, il entrare in Champions o non entrare, no, secondo me non cambia tanto l'allenatore che arriverà. Potrebbe essere meglio, perché molto spesso quando prendi un allenatore che non conosci, come con Sarri, è andata meglio rispetto a un Ancelotti, per esempio, che ci aveva esaltato tutti e poi non è andato benissimo. Vediamo cosa diranno i grandi giornaloni del rigore su Mertens. Te lo dico io subito, ti dico anche cosa dirà Luca Marelli. Rigorino che però quando si deve dare si dà. Rigorino che quando sposta dei punti si dà. E ieri, perché parlo è già oltre la mezzanotte, stasera il Rigorino spostava non solo dei punti, spostava il Napoli in Champions League, poi lo devi sempre segnare, è chiaro. Spostava il Napoli in Champions League, Insigne a 20 gol e la Juventus fuori dalla Champions. Boom, sipario.
Gattuso ha dimostrato in questa partita di non saper risolvere il problema del pressing avversario. Sono meravigliato che le squadre che ci hanno affrontato non abbiano interpretato la gara come Juric. Questa mi piace, la studio, la analizzo e ragiono sulle altre squadre che ci hanno pressato alto. Semplice, a memoria mi viene in mente lo Spezia. Lo Spezia ti pressa alto, hai saputo far girare bene il pallone. Di Lorenzo, invece di cincischiare con la palla, è riuscito a lanciare Osimhen in avanti e tutto ha funzionato bene. Mi dispiace, non voglio difendere Gattuso a tutta forza, mi dispiace. Sono venuti meno le gambe dei giocatori, signori. Mi dispiace veramente, perché io, lo sapete, anzi alle volte sono stato io ho perso un iscritto del canale perché ha detto che io non l'ho difeso abbastanza Gattuso. Fa niente. Mi dispiace, non è così, non è così. Lo Spezia pressa alto e lo Spezia se n'è andato carico di meraviglia, perché tu hai fatto il giro palla bene, non male come oggi, non lento come oggi. Il giro palla, hai eluso il primo pressing e ti sei ritrovato con tanto spazio in avanti. C'era l'idea. La mia breve opinione è che Gattuso nel complesso ha fatto tante cose ottime e gravi errori di gestione sul lungo termine, motivo per cui paradossalmente è corretto arrivare quinti quest'anno. Mi dispiace. È corretto arrivare quinti, ci può stare. Che poi hai fatto tante cose. Alla fine, quando si arriva punto a punto, ragazzi, qualcuno può dire, ho letto prima dei commenti che dicevano il Napoli se non vince con il Cagliari e perde tutti questi punti col Verona non merita, però pure la Juventus ha perso un sacco di punti col Benevento e con la Fiorentina, allora anche la Juventus non meritava. Alla fine, quando arrivi punto a punto, capisci che è difficile. Invece di aggredirli tornavamo indietro fino a Meret, e ti ripeto, aggredirli, quando hai la palla non puoi aggredire, devi giocarla la palla, devi tornare indietro perché loro ti stanno aggredendo loro. Vendiamo questi cialtroni, non hanno alcuna scusa, posto in Europa League meritato. Allora, sono rimasto tifoso del Napoli dopo lo scudetto del 2018, non vedo perché dovrei smettere di tifare la mia squadra, ma è chiaro, ma chi smette? Anzi, siamo più tifosi che mai. Abbiamo perso una finale, però è stato un girone di ritorno emozionante. Ciao mister, il mio preferito insieme a Sarri e Mazzarri, mi auguro che arrivi un uomo come loro, però volesse vincere qualcosa. Saveri, tutti quanti vorremmo vincere. Comunque un bel messaggio. Pablox, e io ora Vale spero arrivi Allegri, ma da domani inizio a preparare trombette e tricolori per l'Europeo, spero di rifarmi gli occhi dopo questa delusione. Lo vedremo, lo vedremo. Valeria, hai notato differenze tra questa partita e quella dell'andata? Poche, se non che Fabian ha fatto una buona partita in fase di intercetto e quindi molto spesso i loro triangoli non hanno funzionato. Bene o male è stata una partita molto simile, però la devo rivedere, non voglio, è complicato a caldo fare un'analisi tattica se non la rivedo. Perché non demme, Alex l'ho spiegato, perché palla lunga su Kalinic, Bakayoko si è andato, come ha fatto con Vlahovic, si è andato a prendere i duelli aerei e Bakayoko ha fatto per me una buona partita in interdizione. Lo sai quanto amo Demme, lo sai benissimo quanto amo Demme, lo sai quanto io l'ho anche richiesto a gran voce in questi giorni. Contemporaneamente io ti intuisco quella che può essere stata la scelta di Gattuso, non lo so perché non parla, perché viene liquidato con il tweet e non parlerà, e io farò di tutto veramente per togliermi lo sfizio di avere una chiacchiera quando non sarà più non lo è più perché doveva non essere più tesserato. Io farò per quanto di più possibile e impossibile per fare una chiacchiera al telefono con Gattuso e rendervi partecipe di queste cose. Allora, Sergione, lo so, Rudy Garcia sta sul mercato, vedremo Vincenzo, vedremo. Nightbot, se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Ragazzi, ma vi siete resi conto che io qua, cioè, è morto tutto e non so come fare? Cioè, un attimo solo, perché voglio recuperare tutte le cose belline, ma iPad Ninja,
Niente, non funziona più niente. È incredibile. È morta la webcam. Ma vinceremo l'Europa League, che dobbiamo sempre, e comunque forza Napoli. Speriamo, Michele, speriamo. Sì, nelle ripartenze ovviamente siamo lentissimi, è chiaro, ma tu non dovevi fare nemmeno le ripartenze, tu dovevi fare la partita più velocemente. Ti ripeto, Ale, mettevi Demme in campo, magari c'avevi il doppio play come l'avevo pensato anche io, e magari avevi due possibilità di impostare, e se ti bloccavano Fabian c'era Demme. Io insisto, poteva funzionare, e ti parlo della mia idea, quindi non vado contro la mia stessa idea. Per me Demme, ma col senno di poi ti dico che Bakayoko serviva per questo, secondo me. Il Napoli è una perenne delusione, mannaggia tutto, a parte questo, sempre e solo forza Napoli, grazie Diego. Essere tifosi del Napoli è questo. Sergio, quasi 1000 like, oh che bello, fatemi sapere quanti ne sono almeno. Mi hanno hackerato il PC, può essere, Sergio, devo vedere un pochino, devo chiamare un amico mio. Devo chiamare un amico mio hacker per controllare. Ho saputo che Demme non ha giocato nelle ultime 2 partite perché ha un bonus in favore dell'Ipsia in caso di 25esima presenza. Roberto, non ho sotto mano né il contratto di Demme, né posso pensare che Gattuso abbia sposato questa cosa qui. Non sono convinto di questa cosa. Io sono complottista, ne ho viste troppe, però Nandez e Faraoni, 2 gol identici, ma se ne essere a vendere per come. C'hai pure ragione. Hai pure ragione. 959, la grandissima Mary, tra l'altro protagonista di uno spottino, di un messaggio spottino straordinario. Dai ragazzi, il momento dello spam Napoli goliardico, ragazzi, è il momento dello spam, non lo so, possiamo scrivere punto esclamativo Demme per quelli che volevano Demme in campo con il senno di poi, ci può stare. C'era un commento memorabellino di un amico su Instagram, seguitemi su Instagram, che era: Valerio, oggi sono allo stadio, faccio lo steward, sarò fuori la curva B, non potrò guardare forse la partita più importante del campionato, ti scrivo per chiedere a te e a tutti gli amici bellini di fare il tifo anche da parte mia, forza Napoli sempre. Il grande Angelo. Purtroppo è bellino il messaggio, lo leggo, però non è andata bene. Allora, ci siamo, bravo TV Alon, punto esclamativo Demme. Abbiamo preso lo stesso gol tra Cagliari e Verona, come è possibile? Il calcio è così, molto spesso il pallone è rotondo, a volte lo fanno diventare quadrato. Questa battuta. Gli occhi di Valerio in questo momento, lo specchio della sua anima, ti abbracciamo con tutti i like, Valerio, sei un grande uomo. Grazie Rita, grazie mille. A me dispiace, io ero pronto veramente a tagliarmi i capelli, ma non è andata bene. Io mi taglio i capelli se il Napoli va in Champions League, e purtroppo quelli che davano per scontato, no, ma quando mai col Verona, quando mai. Poi accusatemi di essere io quello che porta seccia, qual è il problema? In un campionato dove contano solo i soldi e all'Atalanta credo ne servano, mi chiedo come mai hanno lasciato così facilmente il secondo posto. Giulia, io la partita ovviamente con l'Atalanta-Milan non l'ho vista, quindi non ti so dire se c'è stato un atteggiamento del genere. Avevo però detto, secondo voi l'Atalanta non ha subito un po' il contraccolpo psicologico? Hanno dato tutto, hanno cercato di vincere la Coppa Italia, non ci sono riusciti. Secondo voi, ultima partita, quando sono già belli che qualificati, improvvisamente distruggono il Milan, ma che pure lo distruggevano, arrivavamo a pari punti con il Milan, anzi no, se avessero vinto l'Atalanta, se avesse vinto, noi un punto in più al Milan l'avevamo fatto. Hai ragione Giulia, mea culpa che non guardavo il Milan, mea culpa.
Mea culpa assoluta. Però anche questo ve l'avevo detto. Chissà se al posto di Mertens in quel momento ci fosse stato Quadrato, chissà. Rigori clamorosi, sembra che stessero giocando contro i bambini per farli vincere. Questo se ti riferisci all'Atalanta con il Milan, andrò a vedere. Perché 5 milioncini mancanti all'Atalanta magari ce li mette il Milan, considerando quanti ne prendono. Teniamo d'occhio il calciomercato, magari qualche giocatore vola da una parte all'altra. Valerio fa male, malissimo, mi dà fastidio solo che si attacchi Gattuso, i giocatori non hanno carattere, ma l'anno dello scudetto chi era sempre 3 ne prendeva. Sono scarsi mentalmente, troppo. Sono scarsi mentalmente. Ciao caro, ma il Napoli verrà ripescato se la Juve non dovesse essere ammessa alla prossima Champions o si giocherà contro gli italiani? Amico mio, è una bellissima domanda in realtà. In realtà è una bellissima domanda perché non è detto. Io mentalmente l'ho dato per scontato quando si è parlato di questa cosa qua, che se la Juve fa la Superlega, se la UEFA mantiene la parola oppure se sono tutte strozzate, e che il Napoli doveva essere. Io per questo ho sempre detto arriviamo quinti, è importante non mollare il pezzo e lasciarci la Lazio dietro, arriviamo quinti che non si può mai sapere. Perché poi addirittura abbiamo detto se è coinvolto anche l'Inter e il Milan, Atalanta campione d'Italia e Napoli secondo. Però la tua domanda è legittima. Potrebbero anche dire vanno bene 3, ne ripeschiamo qualche inglese. Non lo so. L'anno prossimo ripartiamo da Osimhen, Lozano, Politano, Meret, qualche cessione eccellente, rinnesti intelligenti e ci divertiremo. Speriamo. E brava Giulia, Valerio, non ci posso credere, sto piangendo tantissimo, veramente non possiamo perdere con il Verona, è un'indecenza, peccato per Gattuso, secondo me doveva rimanere, punto, ma manderei via molti. Tanto mi dispiace che sai così, purtroppo è un'indecenza, sai perché tu la vedi come un'indecenza? Perché tu vedi le altre partite e dici vabbè, le squadre che non hanno niente più a che vedere mollano, lasciano i punti per strada, ma con noi no, con noi non è così. Me lo sentivo che è finita così. Copione già scritto da tempo. Guardiola, dai, Guardiola, l'avete sentito a Guardiola? L'avete sentito? Un terzino destro incredibile che era Philipp Lahm in Germania e l'ho impostato qualche volta quel terzini dentro. Io vedevo l'allenamento che giocava dentro e aveva tempo, vedeva tutto, come Iniesta, vedeva tutto. Dico, cazzo, questo ragazzo può giocare per dentro. Questo te lo mostra, questo te lo mostrano loro, perché tu lo vedi che ne so, prima andare a Germania lo vedevo terzino su e giù là. Ma tu lo conosci, devi allenarli i giocatori per conoscerlo, devi allenarli. Ma tu lo conosci, devi allenarli i giocatori per conoscerlo, devi allenarli. E poi lo vedi dopo 3 mesi e dici, Dio, questo può farlo come Alaba. Gattuso l'ha gestita bene a livello morale e i frutti di tutto questo sono stati la lotta Champions all'ultima giornata, ma nel momento finale si sono viste le lacune di un allenatore, a mio parere. TVB, Refio, anche io TVB. Gattuso va alla Juve, poi questa pure mi fa ridere. Questa pure mi fa ridere, la vedremo, perché poi se Gattuso va alla Juve allora vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro. Allora spiegatemi, Gattuso out, Gattuso scandaloso, se Gattuso va alla Juve vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro, altrimenti resta a piedi. Non me la spiego. Il classico mezzo pressing del Napoli quando non sa cosa fare, pressa solo con 2 attaccanti e il resto della squadra rimane dietro, quindi il Verona ha un boulevard per saltarci. Questo è un bello spunto tattico e ti aggiungo al riguardo, un pochino secondo me c'era quella paura che proprio i triangoli che ci hanno fregato all'andata, perché se ti ricordi bene fece il mezzo pressing tra Lozano, Di Lorenzo andò troppo con foga senza intercettare, fecero il triangolo e ci tagliarono a fette con le ripartenze. È veramente una partita simile che Juric questo fa, sotto questo punto di vista c'era proprio da aspettarselo. Se Guardiola viene al Napoli c'è mio nonno testimone. No, non fare così, non ti preoccupare, non succede.
Fai sempre coi capelli, che tanto si salvano, non c'è problema. Quando si saprà l'esito dell'UEFA per la Juve? Mai, dovranno fare prima tutto il calciomercato, la borsa, eccetera, eccetera, si devono annunciare prima gli allenatori e poi forse non succede niente. La Juve riconfermerà Pirlo, va vista questa cosa qua, devono mandare via, hanno mandato via Sarri, che comunque ha vinto uno scudetto, e probabilmente con un po' di tempo a disposizione li avrebbe anche fatti giocare un po' meglio. Adesso mandano via Pirlo, che però vince 2 coppe e riesce a prendere la qualificazione, non lo so, fatti loro. Non si possono fare 4 stagioni con Usai, ottima stagione ma sempre i suoi limiti, bravo. Mario Rui, che anche Gattuso ha scelto di non far giocare, e anche Di Lorenzo che corre sempre ma non azzecca un cross. Ma al di là di non azzecca un cross, amico mio Emanuele, tu hai ragione, questo era uno dei punti focali importanti per dire, quando quelli però il rammarico, aumenta il rammarico, dovevamo vincere lo scudetto. Noi abbiamo fatto il finale di stagione, ragazzi, con 5 difensori in totale, senza più Maksimovic, senza più Koulibaly, con unica riserva Mario Rui. Tutto il finale di stagione, tutte le finali. Va bene. Non ti preoccupare Angela, lo sai, ti voglio bene, stiamo tutti male, non ti preoccupare. Mancano 5 like. Dai, mancano 5 like, allora mi fermo. Forse qualcuno non l'ha visto. Voglio ringraziare i mod. Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVP. Falco. Polli. Pablo Versati. Baby Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Bot. È il suono dei fumetti. Sì, è chiaro che fallimento parliamo, la Roma e la Lazio, è ovvio che se guardiamo alle altre squadre, anche rispetto all'anno scorso, il Napoli fa 15 punti più dell'anno scorso, ragazzi. Senza parlare del solo girone di ritorno, il Napoli fa 15 punti più dell'anno scorso. Ma tutto questo farà parte di un approfondimento che faremo domani, in questi giorni. Quindi iscrivetevi al canale, perché se non vi iscrivete al canale siete completamente pazzi. Ma io, dato che è tutto rotto qua, se faccio partire questa cosa di iscriversi al canale, come si vede? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? E mo' che si fa? No, perché Galtier ha vinto la Ligue 1 e noi non siamo in Champions, quindi non verrà Allegri, il Real ha perso la Liga e lui è il favorito, non verrà, che facciamo? Spalletti, Sarri? Secondo me Sarri non ci pensa proprio, Marietto, non ci pensare proprio. Un nome per me? Io ti dico una cosa, Pablox, a me non mi interessa chi arriva. Se arriva Allegri, se arriva Spalletti, se arriva Italiano o se arriva Juric, a me non mi interessa. Io comincio a guardare il ritiro precampionato, cerco di capire come gioca, dopodiché alle prime sconfitte, quando diranno Juric out, quando diranno De Zerbi non sa fare la fase difensiva, quando diranno Allegri solamente gestisce i campioni o che Spalletti rovina lo spogliatoio,
eccetera, 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 perché che sta facendo a Napoli? Di questo siamo diventati, la rincorsa alla narrativa che deve distruggere un giocato, questa volta ancora prima di cominciare, perché voglio con Gattuso ancora prima di cominciare si era cominciato ad attaccare l'uomo, ed errore mio non rendermene conto subito, perché a memoria una sfoglia cipolla, cervello è una sfoglia cipolla, allora me ne dovevo accorgere ancora prima. Non si può fare così sto mestiere qua. Ma De Laurentiis e Gattuso non possono... non è solo De Laurentiis e Gattuso, è un ambiente schifosissimo in questa città. Schifosissimo, perché certi giornalisti cavalcano, i portali riscrivono, gli amici degli amici. L'avete ascoltato bene a Gattuso? Gerardo Marino ve l'ha fatto sentire. Ecco perché Gerardo Marino non potrà mai essere assunto dal Napoli come social media manager, perché fa vedere delle cose che ti fanno capire più di quello che esiste, che è sulla piazza. Non si può fare così in questa città. Dobbiamo dare le mani, le chiavi in mano a un allenatore, dargli un progetto, ascoltarlo se ti chiede dei giocatori e farlo lavorare per 2 anni e mezzo, 3. Senza attaccare alla prima difficoltà e dire che è un pescivendolo, oppure che lo difendono a spada tratta, che c'ha gli amici, eccetera, eccetera. Guagliù! Noi andiamo indietro, non andiamo avanti. Arriva Allegri, non andiamo avanti, andiamo indietro, perché questo è il modo in cui il Napoli si sta gestendo, spesso dall'interno, perché non credete che i giornalisti adesso sono la colpa di tutto. Se il Napoli non ferma, il Napoli è padrone, il Napoli è in grado di fermare certe cose per l'atteggiamento che Lombardo, Baldari e Formisano hanno sempre avuto nelle conferenze stampa. Se una cosa non gli andava bene, li fermavano a prescindere, non li facevano nemmeno entrare. Alcuni invece sono entrati, invece hanno avuto notizie, invece hanno avuto soffiate, a volte anche false. Gattuso caccia Elmas dall'allenamento, Elmas che posta la storia dove abbraccia Gattuso. Castelvolturno blindata, silenzio stampa, non entra uno spillo, però le notizie escono sempre. De Laurentiis ha telefonato alla qualunque. De Laurentiis è mai possibile che non è in grado di fare dei sondaggi senza farlo sapere? L'ha Taccane Purci, l'ha detto a chiunque, per fare arrivare il messaggio, per fare i sondaggi nell'ambiente. Guarda, è uno schifo, è uno schifo assoluto. Non va bene così, non andiamo da nessuna parte. Sono tornate le milanesi, bene, abbiamo una squadra che possiamo, c'è un posto che in questo momento è dell'Atalanta, meritatamente, perché l'Atalanta ha fatto un bel campionato, dopo un inizio così e così ha fatto un bel campionato. Dopodiché c'è la Roma, c'è la Lazio, c'è il Napoli, queste 3 squadre da Roma in giù, ok? Fanno delle cose simpatiche, a volte possono essere chiamate le eterne incompiute, perché poi vengono meno, eccetera, eccetera. Quello è il posto. Allora, o noi ci rendiamo conto che più di tanto non possiamo fare, e se arriviamo quinti dobbiamo festeggiare. Festeggiare! Siamo arrivati in Europa League lasciando la Lazio molto lontano. Festeggiamola! Abbiamo fatto 15 punti più dell'anno scorso, festeggiamola! Zielinski è esploso, Lozano ha fatto un ottimo campionato, Fabian che era CES, improvvisamente di nuovo gli vogliono dare 60 milioni per Fabian. Grande Rachmani, Insigne migliore stagione, Osimhen funziona, festeggiamo. Invece no, la narrativa parlerà di un fallimento, la narrativa parlerà di un Napoli da scudetto che ha fallito perché Gattuso non è in grado di gestire la crisi. Legacy, crisi, una squadra senza attaccanti, infortuni tutti nello stesso ruolo per lungo tempo. Devi gestire la crisi. Noi questo quinto posto lo dobbiamo festeggiare con l'amarezza. Siamo arrivati ad un rigore non dato. Siamo arrivati ad un rigore su Mertens netto non dato, da poter festeggiare addirittura il terzo, il quarto posto, il secondo, non lo so, quei punti non mi interessa.
Siamo arrivati ancora una volta ad un rigore non dato. Quadrato, la palla in mezzo a Perisic. Capitano gli errori arbitrali. Però Conte deve protestare. Conte deve protestare come protesta per tutte le altre 37 partite. Juric deve protestare come ha protestato con il Napoli anche nelle 7 partite precedenti dove ha fatto 5 sconfitte e 3 pareggi. La Fiorentina contro il Crotone deve onorare il campionato come l'ha onorato contro di noi. Ci siamo capiti? E con questo io penso che vi saluto, perché siamo arrivati a 4 ore di live, e se qualcuno vuole prendere stralci lo prendesse bene, lo prendesse seriamente. Io festeggio. E se mi volete capire, se no non fa niente. Da New York, Valerio Frudo è tutto. Più che altro devo capire se ho ancora una webcam o se devo scendere e devo andare a comprarmene una. Di domenica non sarà facile. Vi voglio bene. Forza Napoli. Sempre. Festeggiamo. Caro mister Giacchino, Iscrivetevi al canale. questo messaggio non ti arriverà Che state mai. aspettando? Dai. Siete completamente pazzi? No, la sigla è questa qua. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.hoplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.